Buonasera a tutti. Si sente? Sì, ottimo. Buonasera a tutti, cominciamo il Consiglio. Questa sera avremo 3 consiglieri collegati da remoto, Bravin Rachele, Finotto Alberto e Canta Elisa. Al momento della votazione chiederemo ai 3 consiglieri collegati di accendere il microfono uno alla volta per esprimere il loro voto, va bene? Quindi cominciamo con l'appello. No? Buonasera a tutti. Sarto Marco, Montisano Vera, Doretto Catiuscia, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa. Può accendere il microfono? Possiamo? Presente? Sì, no, ma funziona anche il facciamo così anche Presente. la prova? Ecco, così facciamo anche la prova microfono. Di Vece Daniela. Va bene. Trevisana Elisa. Presente. Bravin Rachele. Presente. Finotto Alberto Fabio. Presente. Guglielmini Pierino. Battistutta Diego. Marchesan Rocco. Striuli Luciano. Buoso Arianna. Miollo Carlo. Baso Lino Antonio. Facciamo l'appello anche per gli assessori esterni, Antelmo Luca, Berardo Giampietro e Unerotto Mattia. Grazie. Si nominano scrutatori per la serata il capogruppo Marchesan, il capogruppo Miollo e il consigliere Battistuta. Possiamo dunque procedere con le nuove interpellanze, se eventualmente ce ne fossero. Nessuna? Quindi possiamo passare alle risposte alle interpellanze proposte nel Consiglio Comunale del 30 novembre 2021. Parte e inizia l'assessore Mattia Munerotto, in risposta all'interpellanza proposta dalla consigliere Buoso. Do lettura all'interpellanza. Premesso che il bando Port Fest 2014-2020, azioni 3.3.4/D, all'oggetto bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazione di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscono la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione, in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto, The Land of Venice, approvato dalla Giunta regionale con delibera DGR numero 1392 del 16/9/2020. Prevede la concessione di contributi finalizzati a sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e di innovazione di prodotto o servizio, strategica ed organizzativa, per un importo complessivo di euro 6.500.000. In relazione al medesimo bando, nella seduta da DMO Caorle, tenutasi in data 20 maggio 2021 e presieduta dall'allora assessore al turismo Alessandra Zusso, sono stati approvati 3 partenariati. Il primo del Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale di Caorle, con riferimento al progetto di aggregazione di destinazione Caorle oltre la spiaggia, presentato dal Presidente del Consorzio di Promozione Turistica Marco Catto. Il secondo della Hello Veneto, Gens Tour Operator di Paolo Cogo di Barbarano e Mossano Vicenza, con riferimento al progetto di aggregazione di rete Veneto Waterways, le vie d'acqua tra natura e cultura, per iniziative trasversali. Il terzo dell'Alter Evo SRLS di Vittorio Veneto, con riferimento al progetto di aggregazione di rete Veneto River Experience, un fiume di opportunità, per iniziative trasversali, presentato da Flavio Camata.
Quest'ultima ditta, Alter Evo SRLS, in quanto titolare di un contratto di durata annuale con il Comune di Caorle, avente ad oggetto il servizio di ricerca di bandi di interesse per la destinazione, ha presentato domanda di sostegno numero 10 34 77 96, includendo alcune ditte del territorio. Con decreto AVEPA, protocollo 23 11 48 /2021 del 24/9/2021, è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e l'individuazione delle domande finanziabili con relativo impegno di spesa. Sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale con deliberazione numero 1392, è stata disposta la finanziabilità di numero 14 domande di sostegno rispetto alle 23 incluse nella graduatoria. Con successiva delibera della Giunta regionale DGR numero 1559 dell'11/11/2021, pubblicata in data 23/11/2021, è stata implementata la dotazione finanziaria del capitolo con euro 3.659.672,47 per finanziare tutte le 23 domande di sostegno accoglibili. Tra queste, la domanda presentata da Elo Veneto Gens, alla quale partecipano alcune ditte di Caorle, ha ottenuto il 7° posto. Quella presentata da Alter Evo SRLS si è posizionata al 18° posto in graduatoria, mentre non risulta il progetto presentato dal Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale. Ad oggi non è chiaro se il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale abbia presentato la domanda di sostegno nei termini, o se, viceversa, le risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale con il bando sono andate definitivamente perdute per negligenza dal soggetto deputato alla presentazione della domanda, relativa al progetto per il quale la DMO Caorle aveva deliberato di concedere il partenariato, con grave danno alle imprese turistiche locali. Il vertice della graduatoria è occupato da 3 località turistiche vicino al comune di Caorle, quali Cavallino Treporti, finanziato per euro 506.535,40, Jesolo, finanziato per euro 344.488,90 e San Michele Tagliamento Bibbione, finanziato per 279.200 euro, con pesanti ricadute in termini di concorrenza fra le destinazioni turistiche e competitor del comune di Caorle. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e l'assessore al turismo per sapere se l'oggetto della presente interpellanza sia stato discusso nelle 2 riunioni della DMO Caorle tenutesi dopo l'insediamento della presente amministrazione e se il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, quale ente attuatore della DMO Caorle, abbia riferito in merito. Quali iniziative la Giunta Comunale intende adottare per sopperire al difetto di risorse, circa €500.000, per la promozione e il sostegno della competitività delle imprese e della destinazione turistica, conseguente alla mancata classificazione in graduatoria del progetto Caorle oltre la spiaggia, del Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale. Quali provvedimenti il sindaco, quale presidente della DMO Caorle, intende adottare nei confronti del Consorzio di Promozione Turistica Caorle, nell'ipotesi in cui risultasse che la mancata o erronea presentazione della domanda sia dovuta a negligenza del direttivo consortile. A norma del regolamento si chiede la risposta in seduta consigliare. Bene, allora, nel ringraziare per la domanda, così abbiamo cercato anche di capire tutte le dinamiche all'interno della DMO per quanto riguarda i bandi a finanziamento, anche per capire cosa fare e cosa non fare per il futuro. Va premesso una cosa: con la legge regionale 11 del 2013, che ha modificato il sistema turistico della Regione Veneto, i consorzi di promozione turistica, che prima erano anche partecipato dal Comune di Caorle, possono essere solo consorzi la cui partecipazione vede solo imprese turistiche, associazioni o altri soggetti privati. Quindi diciamo il consorzio di promozione turistica diventa un soggetto partecipato solamente da aziende private. Il bando PORFEST, azione 3.3.4, progetto azione 3.4.d, che prima ho dato lettura, era un bando rivolto a soggetti privati, su cui l'ente pubblico non poteva partecipare. Il bando originariamente scadeva a febbraio,
Poi successivamente è stato prorogato al 27 maggio la scadenza, al 27 maggio del 2021. Fra i requisiti per la partecipazione, all'articolo 4,3 del bando, era previsto, la lettura così almeno, una lettera di concessione di partenariato da parte di una o più OGD o DMO, come si vuole chiamarla, in cui operano le imprese aggregate, ai fini di verifica di coerenza non discrezionale fra il progetto di promozione dell'aggregazione, le strategie delle destinazioni interessate, le strategie del programma regionale per il turismo, PSTV, e dei piani attuativi annuali. Questo significa che è una lettera di verifica se il progetto presentato in DMO corrispondesse o meno ai piani sia regionali che anche comunque quelli della località. Quindi è una lettera più che altro di verifica della compatibilità del progetto. Quindi non c'era nessun tipo di partecipazione diretta da parte dell'amministrazione comunale. Fatte queste premesse, venendo al punto dell'interrogazione, si chiede se sia stato discusso nelle 2 riunioni della DMO in merito a questi bandi cui hanno partecipato 3 soggetti, e a oggi non è venuta nessuna comunicazione da tutti e 3 i soggetti, sia della partecipazione che anche dell'ammissione eventualmente a contributo. Quindi la prima domanda è no. Per quanto riguarda la seconda, quali iniziative la Giunta Comunale intende adottare per superare il difetto di risorse? Ecco, noi adesso con il bilancio che andiamo a approvare stanzieremo i soldi come sono destinati dall'imposta di soggiorno per finanziare tutte le promozioni della località, cambiando metodi del lavoro, coinvolgendo in maniera più attiva il privato. Abbiamo già convocato 3 DMO in 2 mesi, ne convocheremo a breve dopo le vacanze, in maniera tale da programmare assieme ai nostri imprenditori la promozione della località. Quindi un nuovo metodo di lavoro più partecipativo, o più di prima partecipativo. Per quanto riguarda invece il terzo punto, quali provvedimenti il sindaco, quale presidente del DMO intende adottare nei confronti del consorzio di promozione turistica, nell'ipotesi in cui risultasse che la mancata o erronea presentazione della domanda sia dovuta a negligenza del direttivo consortile. Non so quali provvedimenti si voglia alludere, magari immagino qualcosa, però dal punto di vista normativo magari se abbiamo qualche suggerimento ben accolto, insomma, da parte della lista civica Marchesan Sindaco. Per quanto riguarda invece l'oggetto della negligenza, abbiamo chiesto una relazione al consorzio in maniera tale da capire come mai non è stata ammessa a contribuzione. Sono stati chiesti, allora, un attimo solo. Sono stati richiesti il 29 gennaio 2021 e il 16 febbraio 2021 due richieste di incontro all'allora assessore al turismo, senza nessuna convocazione da parte dell'assessore. Successivamente, il 25 marzo, è stata indirizzata sempre all'assessore una richiesta di partecipazione a un progetto Carlo Entroterra che era propedeutico al progetto Carlo e Oltre la Spiaggia, e l'assessore non ha partecipato. Il 20 aprile, quindi a ridosso della scadenza, perché la scadenza era il 27 maggio, è stata fatta la richiesta da parte del consorzio del partenariato Carlo e Oltre la Spiaggia. Solamente il 20 maggio, quindi un mese dopo, si è riunita la DMO per valutare tutte e 3 le richieste. Il 25 maggio, quindi a 2 giorni dalla scadenza, è stato concesso il partenariato sul progetto Carlo Oltre la Spiaggia. Come dicevo prima, era un elemento imprescindibile per la richiesta, era un allegato obbligatorio. Alla scadenza è stato il consorzio per presentare le richieste, anche vista la mole di partecipazione a questo
di imprese a questa iniziativa, che erano 55, quindi molti documenti da caricare, si era appoggiata per il progetto a un'azienda, a uno spin-off della Università di Venezia, quindi un soggetto, un partner privato, una società di servizi specializzata nella presentazione di bandi. All'atto di caricamento dei dati, il portale regionale SIU si è impallato per un'eccessiva richiesta di accesso e nonostante una richiesta da parte del consorzio segnalando questa problematica, il 30 giugno Avepa ha risposto negativamente quindi alla richiesta del consorzio, nonostante le problematiche sorte in fase di caricamento, con l'esclusione dal bando per decorrenza dei termini. C'è qualcos'altro? Sono a disposizione. Prego, consigliere Buoso. Buonasera a tutti. Solo per una breve replica. Noi prendiamo atto di quella che è la risposta dell'assessore Munerotto, che ringrazio, e anche che ormai la situazione è irreparabile, perché il decreto di assegnazione è vero che è del 24 settembre 2021, assegnazione che per il consorzio equivale ad esclusione, ma è anche vero che la pubblicazione sul BUR risale all'8 ottobre 2021. Con questa interrogazione chiedevamo quindi di conoscere quali iniziative l'amministrazione intendesse adottare per sopperire al deficit di risorse, che è vero che il consorzio è un ente privato, ma è anche vero che il deficit di queste risorse ha delle ricadute sugli operatori del territorio. Non possiamo negare che Caorle è un paese che vive di turismo e quindi il danno, se non verrà direttamente al comune di Caorle, naturalmente, il quale ha partecipato per il tramite di altre società private, ricadrà sicuramente su questi operatori. È vero anche che siamo a dicembre, ma che la programmazione turistica richiede tempo, una direzione e soprattutto dei fondi, e non dimentichiamo che le spiagge di Jesolo, Cavallino e Bibbione, come è stato citato, insomma, possono contare su questi importanti contributi. Per quanto riguarda le richieste di intervento o di convocazione, insomma, della DMO che sarebbero pervenute all'assessore Zusso, se il problema era questo tempi stringenti, poteva essere sollecitata l'urgenza e se il consorzio a maggior ragione ha affidato la presentazione della domanda ad una società esterna che si presume competenti in materia, allora la domanda va girata al consorzio. Cioè, quali iniziative sono state adottate dal consorzio nei confronti di queste società? Ci sono sicuramente dei presupposti per valutare un'azione di responsabilità nei confronti del soggetto deputato a presentare la domanda, perché che il sistema si sia impallato, lo dimostreranno e pagherà se il soggetto che doveva presentare la domanda non si è preso per tempo. Sulle misure che l'amministrazione poteva adottare, lo chiediamo noi a voi, in quanto siete voi l'amministrazione, e se operare un controllo più stringente su quello che è l'operato del consorzio, che è vero che è un soggetto privato, ma è il soggetto attuatore della DMO Caorle. Questo per ribadire che Caorle vive di turismo, appunto, che per citare il nome del progetto va oltre la spiaggia e non possiamo permetterci di perdere il passo guadagnato in questi anni e tornare ad essere il fanalino di coda delle spiagge venete. Un'ultima precisazione sull'aumento dell'imposta di soggiorno, d'accordo, cioè non d'accordo, ma capisco che vogliate implementare il gettito da destinare alla promozione, ma anche prima parte del gettito era destinato alla promozione, per cui volevamo capire quali erano le iniziative, se ce ne fossero state, adottate nei confronti del consorzio, e credo che ad oggi non ce ne siano. No, non ce ne sono, perché di fatto la negligenza non si è dimostrata, e in ogni modo volevo capire se magari
l'amministrazione precedente, che visto che il consorzio precedente con l'ex presidente ha partecipato a un bando pubblico del GAL sotto misura 19.2 sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo PSR Veneto 2014-2020, dove analogamente il consorzio ha partecipato ma non è stato ammesso. Volevo capire se voi quella volta là avete voi preso dei provvedimenti, ma così impariamo. Vabbè. Replico, Presidente, posso? Prego, consigliere Buoso. Sì, trovo che questa replica sia fuori luogo rispetto all'oggetto dell'interpellanza. Ad ogni modo la domanda era: sono stati presi dei provvedimenti e se sì quali? La risposta è no, punto. Non è che voi dobbiate imparare da noi o noi da voi. Il ruolo dei consiglieri dell'opposizione è questo: fare domande per ricevere risposte. La domanda l'abbiamo fatta e la risposta l'abbiamo ricevuta. Grazie. Ci sono altri interventi sul punto? Il Sindaco una replica. Sì, solo per cercare di chiarire, perché forse va fatta una riflessione un po' più profonda su questo tema. Potrebbe essere che quanto ha detto l'assessore rispetto a quest'ultimo bando poco conti rispetto alla risposta, ma ha un valore politico indubbiamente, perché se si pone a questa amministrazione una richiesta, no? Dicendo: avete preso dei provvedimenti? No, per il momento no, perché non abbiamo preso dei provvedimenti su una questione che non conoscevamo. Del resto nella riunione dell'OGD non se n'era discusso né nell'una né nell'altra occasione. Che fosse una consuetudine anche, diciamo di sì, perché non è la prima volta. E allora la domanda che viene spontanea da parte dell'assessore è: chiedete a noi di adottare dei provvedimenti su una questione che non conosciamo, che non conoscevamo e per il quale non è ancora detto che tipo di provvedimenti, ci penseremo, a fronte del fatto che queste cose si sono già verificate ma nessuno dei provvedimenti li ha presi. Questo è un altro tema. Per contro abbiamo chiesto un'altra cosa al Consorzio: di relazionarci su tutte le spese fatte nel 2018, nel 2019, nel 2020, per capire per contro come sono stati spesi quei soldi. Ad esempio, qualche perplessità su alcune operazioni di merchandising, c'è, perché quelli sono comunque soldi pubblici che dal Comune sono andati ad un consorzio. Questo come primo passaggio. Che qualcosa non sia funzionato nei rapporti tra il consorzio e l'amministrazione comunale, anche questo mi sembra abbastanza evidente. Dopo 3 richieste fatte dal consorzio all'assessore, alle quali non c'è stata alcuna risposta, uno dice: qualcosa non funziona. Primo. Secondo, la richiesta di partenariato è stata concessa, anzi è stata fatta il 20 di aprile, è stata concessa dall'OGD, e chi la convoca l'OGD sappiamo, il 20 di maggio, è stata comunicata il 25. A volte essere prudenti e dire: se c'erano i tempi, magari il sistema andava in palla in quell'occasione, ma 3 giorni, se l'avessimo fatto 3 giorni prima, forse ci saremmo anche riusciti. Secondo tema. Terzo, poi chiacchierando, perché è normale, uno si rapporta con il presidente della DMO tenendo conto che è una realtà privata, per cui al massimo, come ha detto lei, un'azione di responsabilità la possono ottenere i soci di quella realtà privata nei confronti del presidente, non l'amministrazione comunale. Chiarito questo aspetto, c'è l'OGD e all'interno dell'OGD faremo evidentemente delle valutazioni. Chiacchierando con il presidente sono rimasto anche un po' perplesso rispetto alle cose che sono state manifestate, una su tutte. Siccome il suo nome non era concordato con l'allora amministrazione comunale e non riportato da una, ma da più di una persona, durante proprio non so se in una DMO, ma comunque non era stato concordato, il suo nome, diciamo, in qualche maniera non era proprio graditissimo. Mettiamola così, non eravamo alle stelle nel rapporto con il presidente di un consorzio di promozione turistica che, come ha detto lei, consigliere, dovrebbe rappresentare comunque l'imprenditorialità della comunità di Caore.
Anzi, andiamo oltre. Addirittura il Consorzio nell'ultimo anno, rispetto a tutte le iniziative, o quasi tutte, era stato escluso in quella che di solito era una delle sue attività più importanti, la commercializzazione. Vede, noi non abbiamo la presunzione di poter pensare di scegliere i presidenti degli organismi associativi, non ci abbiamo mai pensato, non è nelle nostre corde e non è una cosa che vogliamo fare. Se ci saranno dei presupposti tali da poter in qualche modo prendere dei provvedimenti, faremo una valutazione del caso. Lo possiamo fare dal momento in cui, come lei ha detto bene, perché il decreto di Avepa del 24 settembre del 2021, poi pubblicato, al primo impatto uno gli verrebbe da dire, beh, chi amministrava, però è stato pubblicato effettivamente dopo. E non avevamo avuto comunicazione, ma ripeto, non voglio dire che era una consuetudine, ma mettiamola così, era già successo altre volte e nessun provvedimento era stato preso. Allora, vede, e qua c'è un altro passaggio che è importante. Noi qua non è che dobbiamo rispondere sì o no, la forma è importante, ma è la sostanza quella che conta. Allora non si può dire all'assessore ma io ti ho fatto queste 3 domande e ti devi limitare a queste. No, assolutamente no. L'assessore ha tutto il diritto di fare un ragionamento politico e l'ha fatto in coda, l'ha fatto forse in maniera breve. Ecco, però dire che la comunità e soprattutto quelle imprese siano state penalizzate, certo che sì, come in altri contesti. Se vado a guardarmi altri bandi, lasciamo stare, magari saranno occasione di altre riflessioni, e se vado a guardare altre assi di finanziamento, se vuole, magari visto che ce ne sono altre di interpellanze, magari poi ne parliamo. Che cosa ha fatto l'amministrazione comunale da questo punto di vista? Ha cercato di dire, al di là dell'entità dell'imposta di soggiorno, di spostare un'ulteriore parte di quelle risorse come disponibilità dell'offerta turistica della comunità. Dove sta il passaggio importante? Ormai la promozione non la si può più fare nel proprio orticello. Bisogna evidentemente negli organismi sovracomunali affrontare certi temi, portarli avanti insieme. È di oggi il fatto che la città metropolitana decida da sola di spendere 50 milioni di euro per Venezia e poi di partecipare negli altri 89 che rimangono ancora con Venezia in proporzione al numero degli abitanti. Questo non è un criterio che può essere digerito così perché la città metropolitana. Per di più il sindaco della città metropolitana non è neppure eletto dalla città metropolitana, ma è eletto solo dai cittadini di Venezia, e certo che se gli fanno lo stadio con 50 milioni di euro, allora è là che si gioca la partita importante, nella conferenza dei sindaci, nell'IPA, nel Vega, nei patti territoriali, in tutte quelle cose dove il sistema delle spiagge venete, perché pensare di dire, non possiamo pensare, ecco, scusa, di fare una rincorsa su Jesolo e su Bibbione, non la possiamo fare. Non è immaginabile perché sennò abbiamo sbagliato. Noi dobbiamo lavorare assieme alle altre spiagge, perché sennò, se tanto mi dà tanto e faccio un raffronto con il passato, altro che male eravamo messi, perché in tutti quei raffronti eravamo perdenti, soprattutto in questi ultimi 10 anni. Possiamo passare alle risposte alle successive interpellanze proposte dal consigliere Striuli. Risponderanno in sequenza l'assessore Doretto, l'assessore Berardo e infine il sindaco Sarto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura dell'interpellanza in materia sociale. Premesso che la Regione Veneto lo scorso 12 ottobre 2021 ha approvato la DGR 1391, con la quale è stato indetto il bando per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo, determinando in euro 1 milione l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che detta delibera è stata pubblicata al bollettino regionale numero 136 del 13 ottobre 2021, che l'allegato B della citata delibera prevede che i destinatari del finanziamento sono anche gli enti locali in forma singola o associata,
della Regione Veneto, che il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 12 novembre 2021. Rilevato che si tratta di materie di grande sensibilità sociale, si interroga per sapere se il Comune di Caorle ha presentato nei termini le suddette domande di finanziamento e contributo. In caso di avvenuta presentazione delle domande, in tutto o in parte, quali sono i progetti finanziati o d'oggetto di contribuzione? In caso di non avvenuta presentazione delle domande, in tutto o in parte, quali sono le motivazioni che hanno determinato l'amministrazione comunale a non presentarle? A norma di regolamento si chiede risposta in seduta. Gli ultimi 2 anni sono stati caratterizzati dalla pandemia e le disposizioni ministeriali legate al Covid hanno sospeso le attività legate alla valorizzazione e promozione del benessere inserite nella progettazione per l'invecchiamento attivo. In virtù di questo e dopo un confronto con gli uffici di competenza in data 22 ottobre 2021, si è ritenuto di non partecipare neanche quest'anno al suddetto bando, al pari dell'anno 2020 per le medesime condizioni legate alla situazione pandemica. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare al punto successivo. Buonasera a tutti signori consiglieri. Con riferimento all'interpellanza presentata in Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2021, lista civica Rocco Marchesan, sindaco, su scadenza bandi Regione Veneto, relativamente ai bandi in cui alla delibera Giunta regionale numero 1534 e 1535 del 11/11 rispondo per quanto di competenza. Per il bando di cui al delibera Giunta regionale 1534 10 novembre, bando in materia ambientale inerente ai finanziamenti a favore di interventi per adeguamento e o manutenzione straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani, questa amministrazione non ha potuto partecipare in quanto non sono stati realizzati interventi o lavori a riguardo e per i tempi strettissimi concessi. Gli interventi proposti a finanziamento sono adeguamento o manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti, implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta, implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti. Tutti questi interventi devono essere realizzati o comunque conclusi e rendicontati entro la corrente annualità 31/12/21. Visti i tempi strettissimi concessi, gli interventi non risultano fattibili. D'altra parte, come comunicato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambientale con nota protocollata numero 44034 18 novembre 21, gli interventi a finanziamento riferiti all'esercizio 2021 possono essere o già stati conclusi alla data di pubblicazione del bando oppure essere ultimati e rendicontati comunque entro la corrente annualità prima della pubblicazione del bando 11 novembre 2021 e quindi con la precedente amministrazione, e questi non sembrano essere stati interventi riguardo a questo bando. A tal proposito, da rilevare che l'ASVO, con propria nota PEC numero 1014 dell'11 marzo 2019, aveva chiesto alla precedente amministrazione comunale l'autorizzazione per l'avvio della progettazione e la successiva esecuzione dei lavori di adeguamento dell'ecocentro sito in Piazzale Olimpia vicino allo stadio comunale, senza però trovare alcun riscontro in merito. Per il bando di cui alla delibera Giunta regionale numero 1535 dell'11 novembre 2021, bando in materia ambientale inerente a finanziamenti a favore di interventi e rimozioni e smaltimento di rifiuti, questa amministrazione non ha potuto partecipare per la mancanza dei requisiti previsti espressamente dal punto 2 del bando, ossia la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o aperte al pubblico e se l'evento dell'abbandono è stato denunciato all'autorità competente e se l'accertamento del responsabile dell'abbandono ha avuto esito negativo. Trattasi di interventi da eseguire in sostituzione in danno del soggetto obbligato ad adempiere. Non sembra che questo sia avvenuto prima della scadenza del bando. Interventi sul punto?
Nessuno? Passiamo all'esame dell'ultima interpellanza. Passo la parola al Sindaco Sarto. Salviamo Villa Franchetti. Premesso che nei programmi elettorali di tutte le liste che hanno recentemente partecipato alla campagna elettorale vi era l'impegno di salvare dal degrado e di recuperare strutturalmente Villa Franchetti con tutte le pertinenze, praticamente tutto il vecchio borgo di San Gaetano. Nel programma elettorale della lista Caorle di Tutti, detto impegno politico si legge sotto il titolo Sostegno e partecipazione attiva al Comitato Salviamo Villa Franchetti. Nelle intenzioni del citato Comitato, sicuramente condivise anche dalle altre liste, vi è l'acquisizione al patrimonio comunale di quel bene che, nelle condizioni in cui inversa, molto difficilmente potrà essere acquisito da un privato. Rilevato che, pur trattandosi di un impegno politico assunto per un mandato quinquennale, Villa Franchetti è in un tale stato di degrado da poter formulare una prognosi di cedimento strutturale a breve termine. Agli atti dell'amministrazione comunale sussistono le evidenze che sono già crollati tetti e solai e da breve anche i muri portanti crolleranno definitivamente, compromettendo così ogni azione volta al recupero di quell'importantissimo bene storico e culturale al quale tutti teniamo. Pertanto trattasi di intervento indifferibile ed estremamente urgente. Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per sapere quali azioni intende concretamente adottare nel brevissimo periodo, certamente non più di qualche mese, quale progetto intende approvare e con quali e quante risorse intende finanziare il recupero. Allora, va detto che lo stato della precarietà della struttura dura ormai da parecchi anni, sinceramente, perché ci sono perizie di alcuni anni fa. Per cui, se pericolo c'era, non è cosa di oggi. Noi, per contro, il 23 di ottobre ho incontrato io personalmente l'ingegner Pegoraro nell'occasione in cui si trovò il collegio degli ingegneri alla cantina di Cacorniani. Sono andato personalmente a parlare con lui proprio di questo tema. C'è stato poi un incontro con il comitato ai primi di dicembre e ho incontrato il comitato nelle persone dell'architetto Gusso Paolo e della signora Renata Gandolfo. Qualche giorno dopo, tra l'altro, avendo avuto da loro il nominativo del geometra di riferimento, ho parlato con il geometra Nardò Stefano, per la precisione, e il quale mi ha detto che la proprietà è all'estero e appena rientrerà mi farà sapere. Ecco, l'ingegner Pegoraro ci dice sostanzialmente questo. Forse è l'occasione di vederci in comune ormai subito dopo le festività e mettere a punto una proposta. Va creato, dice, e condivido questo percorso, un gruppo di lavoro che abbia 3 compiti. Metta a punto il progetto architettonico di restauro, ipotizzi degli scenari per l'utilizzo del contesto, lavori e dossier di finanziamento. Queste 3 attività necessitano di 3 competenze molto diverse che devono agire in parallelo. Intanto, segnalate, come abbiamo fatto, non so se è stato fatto, ma lo faremo entro il 14 di gennaio, nell'avviso del progetto pilota del patto territoriale, o se non avete ancora un progetto preliminare, come non c'è, per il documento programmatico dell'IPA sempre entro lo stesso termine. C'è da dire che anche abbiamo dei contatti, stiamo cercando dei contatti con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Padova e il vero problema alla fine qual è? Ecco perché abbiamo cercato di contattare la proprietà, di avere la disposizione del bene, perché questo ci consente evidentemente di poter elaborare in tempi il più veloci possibile quei progetti che poi ci serviranno per attingere alle risorse necessarie, perché nel programma, come diceva lei, si dice sostegno e partecipazione attiva al Comitato Salviamo Villa Franchetti, anche con l'ipotesi di acquisizione con i fondi del PNRR. Ecco, io credo che questo sia il passaggio essenziale, per cui aspettiamo adesso, appena la proprietà si farà vivo, chi la rappresenterà, e poi insomma cercheremo di darci da fare, perché
effettivamente quella situazione, quello è un patrimonio culturale della nostra comunità. È altrettanto vero che, ribadisco, non è una situazione nuova, ma è una situazione di degrado che dura ormai da parecchi anni. Quindi, concluso l'esame delle interpellanze, possiamo passare al punto 2 relativo all'approvazione dei verbali della seduta del 19 ottobre 2021. Se ci sono questioni, prego, consigliere Buoso. Io ho un intervento per dichiarazione di voto. Leggo. Il nostro gruppo esprimerà voto contrario in quanto, come già evidenziato con PEC protocollo numero 45.781 del 2/12/2021, dalla lettura del processo verbale della seduta consiliare del 19/10/2021 è emersa una discrepanza tra la trascrizione della trattazione del punto numero 1 all'ordine del giorno, avente ad oggetto esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, e il testo della deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 19/10/2021 di pari oggetto. In particolare, nel processo verbale i consiglieri votanti risultano essere 16, di cui 13 favorevoli e 3 astenuti, mentre nella deliberazione di Consiglio Comunale numero 57 si dà atto che i consiglieri votanti sono 17, dei quali 14 favorevoli e 3 astenuti. Poiché la lettura e l'approvazione del verbale delle sedute precedenti hanno lo scopo di verificarne e controllarne la rispondenza con la trascrizione e documentazione fattane dal segretario, cioè da un organo estraneo al Consiglio nel verbale, assolvendo ad una funzione di certificazione dell'attività dell'organo deliberante, finalizzata all'attestazione che i verbali riportino fedelmente quanto deliberato nel Consiglio, ne consegue che o la delibera del Consiglio Comunale numero 57 è viziata o lo è il verbale. Per questo motivo il gruppo Lista Civica Rocco Marchesan Sindaco esprimerà voto contrario. La ringrazio, consigliere Buoso. Prendiamo 5 minuti per controllare il... No, c'è stata risposta del segretario. C'è stata risposta? Ah, ok, allora leggiamo la risposta del segretario. Sì. Beh, insomma, loro hanno fatto, a parer loro, una valutazione dicendo che o sono non valide le delibere o non approviamo questo verbale così composto, perché le delibere non possono, a parere evidentemente del segretario, non essere valide, e il segretario aveva risposto puntualmente al gruppo, sostanzialmente spiegando le motivazioni e quant'altro. Hanno espresso, Presidente, il loro voto, lo rispettiamo, del resto si sono all'epoca anche astenuti sulla proclamazione degli eletti. Insomma, non è che... Va benissimo, se ci sono altri interventi o altri... Prego, capogruppo Miollo. Grazie, buonasera a tutti. No, sarebbe utile sapere quali sono state le considerazioni del segretario, se il sindaco potesse rendercene edotti. Grazie. Certo. In relazione a quanto richiesto si evidenzia che il processo verbale deliberazione 61 costituisce la deregistrazione di quanto pronunciato a microfoni aperti durante la seduta del Consiglio, mentre l'esito della votazione riportata nella delibera 57 è quello che risulta accertata dai consiglieri nominati scrutatori, seduta verbalizzata dal segretario comunale, per cui conta il verbale del segretario comunale. Ci sono altri interventi? Passiamo alle altre dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. A riguardo del punto appena esposto, la lista civica a causa di tutti esprime parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Per i presenti in sala, intanto, voti favorevoli? Ok. Voti, passiamo prima alla votazione dei... Okay. Prima degli ulteriori voti chiediamo ai consiglieri da remoto. Chiedo alla consigliere Bravin di esprimere il voto a voce, se è favorevole, contrario o astenuto. Favorevole.
Consigliere Finotto? Favorevole, grazie. Consigliere Canta? Favorevole. Ok. Voti contrari? Passiamo ora al punto numero 3 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR numero 380/2001 relativo all'intervento di ristrutturazione con demolizione, costruzione e ampliamento di un edificio in sito in via Torino. Su questo relaziona il sindaco Sarto. Premesso che il Comune di Caore è dotato di piano di assetto del territorio. Per effetto dell'approvazione del PAT, il piano regolatore generale ha assunto valore del piano degli interventi. Con delibera del Consiglio Comunale numero 58 è stata approvata la variante numero 5 al piano degli interventi, la delibera del 8 settembre del 2016, al piano degli interventi a cui è fatto seguito le varianti parziali del PI per recepimento di accordi di pianificazione. Con delibera di Consiglio Comunale numero 7 del 25 febbraio 2021 è stato approvato tra gli altri l'accordo di pianificazione promosso dalla ditta Cavallino Bianco Family Spa Group Hotel e adottata la variante numero 20 al PI. Con delibera di Consiglio Comunale del numero 34 del 17 giugno 2021 è stata approvata la variante al piano degli interventi PI numero 20 recepimento dell'accordo suddetto definendo il perimetro delle ZTO D5 ove ricade l'immobile di proprietà della ditta oggetto di successivo intervento edilizio, variante vigente dal 20 giugno 2021. Dato atto che la ditta Cavallino Bianco Family Spa Group Hotel ha presentato domanda di permesso a costruire per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento ai sensi del PI vigente dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 14/2019, cosiddetto Veneto 2050. Oggetto di intervento è l'immobile ubicato in Caule in via Torino che insiste sull'area censita al catasto terreni foglio 34 mappale 103. L'immobile sottoscritto ricade in una zona territoriale omogenea di 5 per il quale il PI consente un'altezza massima di 15 metri ed un indice fondiario di 0,5 metri quadrati su metri quadrati, cui si aggiungono gli incentivi volumetrici dell'articolo 7, comma 1 e comma 2 della legge regionale 14/2019. Il progetto prevede l'integrale demolizione dell'attuale colonia al fine di realizzare un edificio ad uso alberghiero 5 stelle dove sono previste 101 unità ricettive e relativi servizi, realizzando un fabbricato su 4 piani fuori terra e un piano seminterrato, nonché il recupero della casa del custode ai fini di bike hub. Il progetto prevede una cubatura complessiva pari a 62.159,44 metri cubi e un'altezza massima di 14,80 metri nel rispetto dell'altezza dello strumento urbanistico vigente. Il progetto sottoscritto rispetta la massima possibilità edificatoria data dal PI e la capacità edificatoria incentivante. L'incremento volumetrico ammesso dalla legge regionale 14/2019 è soggetto a reperimento, oltre che di parcheggi privati ai sensi della legge 122/89, che sono nel garage al piano interrato all'edificio, di aree standard ad uso parcheggi a verde pubblico, così come calcolati in riferimento alla legge regionale 11/2004. L'edificio di progetto osserva, nel rispetto del decreto ministeriale 1444/68, le distanze previste per la zona di 5 tra pareti e finestrate, nonché dai confini della strada. Atteso che, trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con una volumetria superiore ai 2000 m3, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato con previsioni plani volumetriche, così come stabilito dall'articolo 11,2 della legge regionale 14/2019. In relazione alle previsioni plani volumetriche del permesso di costruzione convenzionate, la ditta ha presentato tra gli elaborati di progetto l'allegata documentazione con rappresentazione volumetrica dell'edificio estesa agli edifici circostanti per valutare i rapporti morfologici e spazio-dimensionali ed architettonici. Dato atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti all'incremento di volume oltre a quello previsto al piano degli interventi ascrivibili all'incremento di cui la legge regionale 14/2019 da destinare a parcheggio e verde pubblico a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree contermini e nell'impossibilità di reperire tali aree in
localizzazioni razionali idonee a garantire la corretta fruibilità, risulta più funzionale all'interno dell'intervento procedere alla monetizzazione degli standard stessi secondo quanto previsto dall'articolo 11,5 della medesima norma regionale. Con nota pervenuta a mezzo sua del 9/11/2021, la ditta comunicava il proprio consenso alla convenzione obbligandosi a monetizzare quanto richiesto dalla norma regionale. La monetizzazione degli standard sarà effettuata nel rispetto della determina dirigenziale numero 211 del 13 dicembre 2021 in attuazione della delibera di giunta comunale 194 del 9/12/2021. Ritenuto, per le finalità in premessa indicate, di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato al presente atto, che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni planivolumetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici, richiamati gli elaborati di progetto presentati in formato digitale tramite SUAP, come sopra richiamati. Atteso che il dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare, visto gli allegati pareri favorevoli, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, delibera per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate di prendere atto della richiesta di permesso di costruire convenzionato presentata a mezzo SUAP del 15 marzo del 2021 e successive integrazioni in premessa richiamate relative ad un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e ampliamento ai sensi del PI vigente e dell'articolo 7,1 e 2 della legge regionale 14/2009, cosiddetta Veneto 2050, riguardante l'immobile ubicato in Cauro via Torino, di dare atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguente all'incremento di volume, oltre a quanto previsto dal piano degli interventi ascrivibile all'incremento di cui la legge regionale 14/19 da destinare a parcheggio e a verde, nell'impossibilità di reperire tali aree in localizzazioni funzionali idonee a garantire la corretta fruibilità, si procede alla loro monetizzazione a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali nelle aree con termini secondo quanto stabilito dalla determinazione del dirigente settore politiche territoriali e sviluppo economico, di approvare per le finalità indicate l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni planivolumetriche poste, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici, di demandare al dirigente competente gli adempimenti e gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione. Se ci sono interventi sul punto. Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, la lista civica Caule di Tutti esprime parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Il gruppo Marchesan Rocco Sindaco dà parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, noi invece ci asterremo. Passiamo dunque alla votazione. Per i presenti, per alzata di mano, voti favorevoli. Okay. Passiamo ora alle richieste di voto dei consiglieri da remoto. Consigliere Canta. Favorevole. Consigliere Finotto. Favorevole, grazie. Consigliere Bravin. Favorevole. Astenuti? Sì. Votiamo anche per l'immediata esecutività del punto. Favorevoli? Okay. Consigliere Canta? Favorevole. Consigliere Finotto? Favorevole. Consigliere Bravin? Favorevole. Astenuti? Okay. Perfetto. Passiamo. Il punto 4 viene ritirato dall'ordine del giorno. Passiamo alla discussione sul punto 5, variante parziale, piano degli interventi vigente, il numero 21 ai sensi dell'articolo 18,
modifiche parziali. Sul punto relaziona l'assessore Berardo. Allora, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 31 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato recepito il parere favorevole della Regione Veneto ed approvato definitivamente il piano particolareggiato degli Arenili, adottato con deliberazione consigliare numero 89 del 28/12/2005. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 5 del 27/02/2012 è stata approvata una variante parziale al piano regionale, PRG, vigente, di modifica parziale agli articoli 12 e 21 delle norme tecniche attuative del piano particolareggiato dei nidi, con la quale sono stati prorogati di 6 anni i termini di attuazione del piano riportati dall'articolo 12, nonché i termini per la sostituzione delle strutture esistenti previsti dall'articolo 21,3 lettera A e B, ove vennero prorogati. A seguito delle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione del commissario straordinario nelle funzioni del Consiglio Comunale numero 31 del 26/5/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante parziale del piano di interventi vigente ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 1104 e successive modifiche. Modifiche parziali agli articoli 12 e 21 delle norme tecniche attuative del piano particolareggiato del Nidi. Il Comune di Carlo è dotato di un piano di assetto del territorio approvato in conferenza di servizi decisoria in data 11/11/2013, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale numero 7 del 17/1/2014, pubblicata nel BUR numero 21 del 21/02/2014 ed oggi vigente. Ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11/4, il vigente piano regolatore generale ha assunto valore di piano degli interventi per la compatibilità con il patto. Riscontrato che con la variante del piano particolareggiato dell'Emilia, approvato dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2020, con delibera numero 69, venivano prorogati i termini di cui articoli 12,1 e articolo 21,3, lettera A e B delle norme tecniche attuative, come di seguito riportato. Articolo 12,1. I progetti esecutivi per l'attuazione dei comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro il 31/12/2021. Le sostituzioni di nuove strutture realizzate secondo le tipologie di base illustrate nella tavola P16 rispetto a quelle esistenti dovranno avvenire entro il 31/12/2021. Vista la richiesta da parte degli operatori del settore, ovvero delle associazioni chioschisti, pervenuta a mezzo PEC al 21/12/2021, protocollata col numero 48162, richiedenti una proroga dei termini di presentazione dei piani di comparto previsti nelle norme tecniche attuative del piano Arenili, tenuto inoltre conto dei riflessi negativi del momento contingente legato alle situazioni di emergenza epidemiologica, che hanno avuto una ricaduta negativa su tutto il territorio turistico e quindi anche per la città di Carli, i termini perentori imposti dal piano Arenili appaiono oggi di difficile attuazione. Considerato che il Consiglio di Stato, in sede di giurisdizione, adunanza plenaria, con le sentenze numero 17 e 18 del 9 novembre 2021 si è pronunciato sulle questioni della proroga delle concessioni balneari rimesse ad adunanza plenaria con decreto del Presidente del Consiglio di Stato il 24 maggio 2021 numero 160, affermando che le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari marittime per finalità turistico-ricreative non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione perché in contrasto con il diritto dell'Unione. Rilevato che nel contempo lo stesso Consiglio di Stato ha anche precisato che le concessioni già in essere devono essere comunque considerate efficaci fino al 31 dicembre 2023, tanto al fine di evitare il significato l'impatto socio-economico che deriverebbe dalla loro decadenza immediata e generalizzata, tutto quanto per tenere conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, nonché di un eventuale intervento del legislatore volto a riordinare la materia alla conformità ai principi di derivazione europea. Ritenuto per quanto sopra esposto di concedere un riferimento dei tempi entro i quali i soggetti concessionari potranno elaborare e presentare le loro proposte progettuali, posticipando i tempi di cui l'articolo 12,1 del 31/12/21 al 31/12/2023 e dell'articolo 21,3 lettera A e B e dal 31/12/2020 al 31/12/2023, visti gli elaborati varianti redatti dagli uffici comunali costituiti da relazione tecnica, testo allineato nelle norme tecniche attuative del piano particolareggiato delle Nili, asseverazioni di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica, asseverazioni di non necessità della valutazione di incidenza ambientale, ove si prevede di modificare il termine di attuazione previsto dall'articolo 12,1 come di seguito riportato.
I progetti esecutivi per l'attuazione dei consigli comparti devono essere presentati al Comune dagli eventi di titolo entro il 31/12/2003. Adesso magari vi evito di andare, si chiede a questo punto di deliberare, evito magari di leggere una serie di altre leggi se volete, se non è sufficiente così, si tratta di deliberare per la proroga fino al 2023. Se è sufficiente, se no continuo. Sì, no, perché c'è un'altra serie di numeri. Sufficiente, penso. Vabbè. Ci sono interventi sul punto? Nessuno. E prima di procedere oltre, chiederei a Marco Marchesan se può venire a vedere che sul video è comparsa una scritta che io da qua non riesco a leggere. Ok, perfetto, tutto a posto. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, il gruppo consigliare esprime parere favorevole di maggioranza. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, relativamente a questo punto noi esprimiamo parere favorevole. Okay. Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie. Anche noi esprimiamo voto favorevole in merito a questo gruppo, portando però anche una considerazione all'attenzione di questo Consiglio che insomma auspicheremmo che si trovasse quanto prima il tempo di mettere mano al piano degli arenili, nel senso che oggi si presenta come uno strumento non più adeguato per quelle che sono le aspettative degli operatori e del settore intero. Lo scenario di riferimento è uno scenario alquanto incerto per le note questioni della Bolkestein che sono che stanno a cuore a tutti noi, soprattutto preoccupano molto i nostri operatori, però è chiaro che insomma, il piano degli arenili necessita di una revisione importante, ecco, quindi voto favorevole con l'auspicio che quanto prima l'amministrazione possa farsi carico di mettere mano in maniera un pochino più profonda al piano. Grazie. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Sentiamo i consiglieri da remoto. Consigliere Bravin. Favorevole? Consigliere Finotto. Favorevole, grazie. Consigliere Canta. Favorevole. Perfetto, all'unanimità. Anche questo? No. Okay, perfetto. Passiamo dunque al punto 7 dell'ordine del giorno. Al numero 6, scusatemi, sì. Relativo a linee di indirizzo per i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica della Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle. Riferisce sul punto l'assessore Munerotto. Grazie Presidente. Prima di passare alla lettura sintetica della delibera, volevo sottolineare l'importanza della Fondazione e la lungimiranza di chi l'ha costituita nel 2009, che adesso è diventata un punto di riferimento sia in campo turistico che anche in campo sportivo per la città. Quindi ringrazio gli ex presidenti Massimo Davide e Renato Nani, tutti i consiglieri che si sono succeduti e auguro un buon lavoro al nuovo presidente Renato Finotto. Passo alla delibera. Farò un po' una sintesi, seguendo naturalmente i punti del deliberato. L'oggetto è linea di indirizzo per i servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica ai sensi del DGR 2287-2013 e DGR 472-2020 alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle. Sostanzialmente replica la delibera del Consiglio Comunale numero 82 del 2016, in cui veniva affidato il servizio IAT alla Fondazione. Come dicevo prima nella interpellanza, la Regione Veneto, con legge regionale numero 11 del 14 giugno 2013, ha rivisto il quadro normativo per il turismo della Regione. Ha previsto all'articolo 9 l'introduzione dell'organizzazione di gestione della destinazione, o DMO, quale presidio del territorio e per favorire le sinergie fra privati e pubblico, per lo sviluppo dei prodotti turistici, nonché per la gestione unitaria dell'informazione, l'accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti della destinazione.
Con DGR 2287 del 10 dicembre 2013 è stata anche disciplinata la gestione dell'informazione e accoglienza turistica, abolendo le APT regionali. Chi voleva riconoscersi come DMO o OGD aveva l'obbligo di costituire anche l'ufficio di informazione e assistenza turistica, gli IAT. Essendo un servizio pubblico, veniva in maniera inderogabile la titolarità del servizio affidato all'ente locale. Quindi con accordo di collaborazione ex articolo 15 a 241 del 90 veniva sottoscritto dal Comune di Carle con la Regione del Veneto questo accordo per la gestione del servizio turistico. In data 12/12/2014 è stato poi sottoscritto il protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD denominata DMO Carle tra i comuni e i soggetti privati. Dopodiché è stata fatta tutta la trafila per il riconoscimento che è avvenuto con delibera di giunta regionale numero 52 del 20 gennaio 2015. Successivamente la DMO si è dotata anche di un proprio regolamento in base al protocollo d'intesa sopra citato, in cui veniva stabilito che come soggetti attuatori fossero il Consorzio di Promozione Turistica e la Fondazione. Con l'ultima DGR 472 del 2020 è intervenuto un nuovo aggiornamento da parte della Regione per quanto riguarda i standard per l'attività di informazione e accoglienza turistica. Con delibera di giunta comunale del numero 97 del 23/7/2020 si è proceduto al rinnovo attraverso rinnovabili di 3 anni, attraverso uno scambio di lettere fra il Comune di Carle e la Regione Veneto per la gestione dell'ufficio IAT. Nella seduta del 10 dicembre 2021 l'OGD DMO ha confermato alla Fondazione il soggetto per la gestione del servizio in oggetto. Come modalità di gestione il Consiglio dà indirizzo sul rapporto di delegazione organica alla Fondazione, da cui viene poi citate tutte le parti di costituzione con delibera consigliare del 2009 e i presupposti dal punto di vista statutario per la gestione del servizio. Come dicevo prima, la Fondazione ha già sperimentato il servizio IAT a seguito della delibera di Consiglio Comunale numero 82 del 14/11/2016 e risulta un adeguato modello gestionale che ha garantito il controllo, la razionalizzazione e la gestione efficace e flessibile delle risorse, aumentando l'efficacia gestionale dell'ufficio IAT con soluzione progettuale caratterizzata da forme di conduzione a modello integrato. Rimane in capo all'amministrazione comunale i poteri di indirizzo e controllo sia delle politiche turistiche sia anche al fine del controllo analogo, tenuto conto quindi delle direttive e orientamento anche determinate dall'OGD DMO. Con la delibera del Consiglio Comunale numero 82 del 2016 sopra citata, la conclusione era della gestione del servizio IAT era stabilito nel 31/12/2021. Con questa delibera noi andiamo a prorogare il servizio in capo alla Fondazione fino alla scadenza fissata del 4 agosto 2023, che è pari alla scadenza dell'accordo di collaborazione con la Regione Veneto citato precedentemente. Se ci sono domande sono a disposizione. Se ci sono interventi sul punto, prego consigliere Striuli. Grazie, buonasera a tutti. Allora, nel testo della delibera viene richiamata la delibera giunta comunale 97/2020, con la quale il dirigente di settore è stato autorizzato a sottoscrivere l'accordo con la Regione Veneto in forza della delibera di giunta regionale. Certo, va in scadenza nella data riferita all'assessore e quindi attualmente oggi con questa proposta di deliberazione si chiede al Consiglio Comunale di prorogare l'affidamento della gestione del servizio IAT alla Fondazione solamente per i 19 mesi che corrono da oggi fino alla scadenza di quell'accordo. Vorremmo capire una cosa, naturalmente se la maggioranza lo ha già deciso, lo ha già valutato o magari non è in grado di rispondere, se vi è l'intendimento alla scadenza dei 19 mesi di, qualora la normativa regionale lo consenta,
di accedere a un nuovo accordo di analogo tipo con la Regione Veneto per poter affidare nuovamente il servizio, in modo quantomeno di dare la gestione dello IAT alla Fondazione fino alla scadenza naturale del mandato di questa amministrazione. Mi riservo di discutere poi anche sotto un diverso profilo l'esito della risposta dell'assessore. Sì, in questo momento le confermo, consigliere Striuli, che naturalmente l'intenzione dell'amministrazione è fino al termine del mandato affidare il servizio IAT alla Fondazione. In questo momento è stato legato per un discorso legato alla scadenza della convenzione sottoscritta nel 2020. Appena sarà possibile rinnoveremo, e poi rinnoveremo anche naturalmente la delibera del Consiglio. Prego, consigliere. Allora, sotto un diverso profilo, solitamente quando viene fatta l'istruttoria su una delibera di questo tipo, se si vuole affidare il servizio a un soggetto che non è, che è un soggetto diverso rispetto al soggetto affidatario, si dovrebbe acquisire il consenso, quantomeno la disponibilità del soggetto chiamato poi a gestire il servizio, quindi alias la Fondazione. Nel momento in cui la Fondazione dà la disponibilità, il Consiglio Comunale può deliberare l'affidamento del servizio anche per i soli 19 mesi. A quanto pare, solo 2 giorni fa, il Presidente della Fondazione ha convocato d'urgenza per ieri sera il Consiglio di gestione della Fondazione Caule Città dello Sport. Io già ieri sera, quando ho avuto notizia della convocazione, per vedere se poi l'istruttoria endoprocedimentale era stata rispettata, ho chiesto con istanza di accesso agli atti di avere la copia del verbale. Certamente la legge consente l'amministrazione, e in questo caso anche la Fondazione, di dare la copia del verbale a un consigliere comunale fino al 30° giorno, ma considerato che il Consiglio Comunale si svolgeva dopo poche ore, la convocazione era per ieri sera alle 8:30, il Consiglio Comunale era a meno di 24 ore, ma la Fondazione non mi ha fornito la copia del verbale in tempo utile per questo Consiglio Comunale. Io quindi non so cosa è successo ieri, se la Fondazione ha dato la disponibilità o meno. Allora, se ha dato la disponibilità, daremo certamente voto favorevole, alla luce anche della risposta che l'assessore allo sport ha dato, perché non si tratta quindi solo di una mera proroga finalizzata a fare altro con il servizio IAT di 19 mesi, ma finalizzata comunque ad affidarlo alla Fondazione nel massimo tempo che sarà consentito dalla normativa regionale approvanda. Diversamente, se ieri sera la Fondazione non ha dato il consenso, io ritengo che non si possa approvare una delibera di questo tipo senza il consenso della Fondazione a svolgere il servizio, perché è tanto quanto non è una delibera che potrebbe non avere nessun significato se ieri la Fondazione avesse detto di no. E non credo si possa, ma in questo caso avremo il vice segretario comunale, oggi facente funzioni di segretario comunale, potrebbe rispondere sul punto, se è possibile condizionare sospensivamente all'esito del futuro consenso da parte della Fondazione quando si avesse deliberato. Sul punto risponde l'assessore Munerotto. Consigliere Striuli, volevo solo sottolineare una cosa. La Fondazione è un ente partecipato al 100% dall'amministrazione comunale. Con questa delibera noi diamo una linea di indirizzo alla Fondazione, nostra partecipata, per la gestione di un servizio che ha gestito che ha scadenza al 31/12. Quindi è un linea di indirizzo alla Fondazione per la gestione alla nostra partecipata per la gestione del servizio. Analogamente nel 2016 è stato fatto un verbale della Fondazione dove, e sul merito era stato convocato un consiglio per ieri sera, dove si andava a informare i consiglieri della procedura. Non era stata soggetta a nessun tipo di gradimento o votazione, una semplice presa d'atto. Perché? Perché si determinava una fattispecie dove il Consiglio Comunale e il Comune, partecipante al 100%, dà un indirizzo a una propria partecipata.
Su questo quindi non c'è necessità di un parere preventivo, perché sennò i consiglieri e anche il Presidente andrebbe incontro a un indirizzo da parte del Consiglio Comunale. Detto questo, quindi se eventualmente dopo vuole può anche fare copia, nel 2016 è stato fatto analogamente questo, è stata fatta diciamo, un appresato di questa proroga del servizio. Il Consiglio Comunale, per quanto riguarda ieri la Fondazione, posso anche dire che non si è svolto il Consiglio in quanto c'è la mancanza di 3 consiglieri. Il consigliere Giuseppe Boato, il consigliere Giovanni Capiotto e il consigliere Alberto Borghese. Quindi non essendoci la maggioranza, il Consiglio è andato a deserto. Prego, consigliere Striuli. Allora, a me non risulta che quando il Consiglio Comunale dà un atto di indirizzo spoglia il soggetto indirizzato dai suoi poteri, perché la Fondazione, seppur partecipata totalmente al Comune di Caorle, in realtà è un ente autonomo con proprio statuto, con delle proprie regole, che delibera a maggioranza con quorum costitutivo e un quorum deliberativo, tant'è che il Presidente della Fondazione, nel convocare la Fondazione per ieri sera, al punto 2, espressione di rinnovo dell'accordo per la gestione dello IAT, non è presa d'atto, quindi o è sbagliato l'avviso oppure è necessario che ci sia il parere favorevole, tant'è che sul punto 2 la Fondazione, qualora ieri si fosse regolarmente riunita con il quorum costitutivo di legge, avrebbe dovuto deliberare, non semplicemente prendere atto, ma lo dice il Presidente della Fondazione, lo dice anche la norma, lo dice lo Statuto, quindi su questo punto non ci troviamo d'accordo, per cui io rinnovo l'invito al vice segretario comunale, oggi facente funzioni segretario, a dire se la delibera può essere condizionata, perché l'atto di indirizzo è un atto di indirizzo politico, non giuridico. L'atto di indirizzo ti chiede di fare una cosa, per questo è l'indirizzo politico. Se 3 consiglieri avessero ieri votato contro, non ci sarebbe stata l'accettazione da parte della Fondazione, perché un atto di indirizzo politico non è un atto d'obbligo di natura giuridica. Per cui vorrei capire un attimo se questo... premesso che noi votiamo a favore, non è che votiamo contro questa cosa, poi volevo capire se stiamo commettendo un'illegalità o no, semplicemente. Se il segretario vuole rispondere in questo momento, prego. Allora, premesso che la deliberazione non può essere sottoposta a una clausola sospensiva e quindi o viene votata con l'ordinaria regola, quindi favorevole, contrario, astenuto, appunto non può essere sottoposta a condizioni sospensive. Ecco, qui mi fermo, insomma, non può essere sottoposta a condizioni sospensive e quindi il Consiglio è chiamato a deliberare relativamente al testo o meno della deliberazione. Ci sono altri interventi sul punto? Prego, consigliere Miollo. Grazie Presidente. Sì, no, è chiaro che a questo punto la questione non è tanto sul fatto di essere favorevoli o meno al contenuto della delibera, ma se c'è un riscontro in termini proprio di legittimazione dell'organo dell'ente. Quindi, e questo pone un problema, secondo me, più che di natura giuridica, di cui sicuramente non sono attrezzato ad argomentare, ma anche di natura politica, perché c'è da chiedersi come mai questi consiglieri che ieri sono stati convocati per discutere un punto così importante, no? Su cui tutti siamo d'accordo, perché tutti siamo concordi nel votare a favore del fatto che venga come dire, reiterato questo tipo di accordo, non si siano presentati in Consiglio, perché è davvero singolare questa cosa. Io capisco che siamo in un momento, diciamo, vacanziero, però la serietà del punto ammetterebbe appunto di chiedersi come mai non ci sia stata questa cosa. Ora i consiglieri non sono presenti, per cui credo che non avremo risposte di questo tipo. Certo è che l'amministrazione dovrà porselo il problema di capire, di comprendere un attimino
come possano regolamentarsi questi rapporti tra una partecipata che è al 100% in capo all'amministrazione con poi consiglieri che hanno comunque una disponibilità statutaria di poter come dire, argomentare, gestire, votare e quindi un'autonomia di gestione di questo istituto, perché non si creino più cortocircuiti di questo tipo. Quindi come dichiarazione di voto noi chiaramente saremo favorevoli, quindi il nostro sarà un voto favorevole, vorrei che venisse rivalizzato, salvo che non ci siano implicazioni da un punto di vista giuridico, che credo però insomma, non ci saranno, anche per via del fatto che l'assessore, se non ho male inteso, in qualche modo ci ha resi edotti del fatto che nel 2016 si è verificato un episodio analogo e pertanto insomma, ecco, quindi questa è la posizione che vorremmo esprimere noi. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Presidente, scusi. Allora, a me non risulta che nel 2016 sia avvenuto quello che ha riferito l'assessore Munerotto. A me risulta che sia stato chiamato al voto, per carità io non ricordo se quel giorno ero presente in fondazione pur non avendo diritto al voto, ma ricordo che la convocazione era stata messa analogamente a questa qui e come tale era richiesto un voto, tant'è che era stato accertato quorum costitutivo e deliberativo, quindi io rimango nella mia posizione. Allora se la delibera viene sospensivamente condizionata non è legale, dice, e su questo mi trovo perfettamente concorde. Però resta a capire che se è imprescindibile il voto favorevole anteriore della Fondazione, se questo va a inficiare o non va a inficiare la delibera. Su questo punto il segretario facendo funzione non ha risposto. Vorrei capire, perché altrimenti noi, per carità, mettete al voto, noi ci asteniamo allora sul punto, perché non siamo convinti che sia corretta la procedura, però pur condividendo dal punto di vista politico l'affidamento del servizio alla Fondazione. La parola all'assessore Munerotto. Consigliere Stioli, giusto perché forse ricordo male. Allora, è stata fatta l'8/11/2016, ho qua il verbale, una seduta del Consiglio ad oggetto organizzazione ufficio IAT e proroga servizio. Quello che parlava lei con la votazione è stata fatta, mi sembra il 20 di dicembre, successiva all'approvazione della delibera del Consiglio, in cui poi veniva approvata in giunta il vero, diciamo, accordo di collaborazione, perché qua andiamo all'indirizzo per le modalità gestionali, è allegata alla delibera. È stato approvato in giunta l'accordo e anche in consiglio della Fondazione. In data 8/11/2016, leggo così magari è più semplice, allora il Presidente in relazione in merito all'organizzazione dell'ufficio IAT, in particolare nel prossimo Consiglio Comunale verranno approvate le linee guida per il rinnovo dell'affidamento alla Fondazione dell'ufficio IAT con scadenza il 13/12/2021. Il Presidente informa i consiglieri che la Fondazione è stata inserita nell'elenco Istat degli enti inseriti nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Questo comporta una serie di vincoli e adempimenti per la Fondazione, tra i quali per esempio la fatturazione elettronica. Parliamo del 2016. Considerato che nelle varie attività relative all'ufficio IAT è prevista la condivisione con il Comune di Caro dell'ufficio stampa e con necessità di coprire il relativo orario con assunzione stagionale, è stato chiesto al Comune di prevedere questa assunzione stagionale per tutto l'anno. Il Consiglio, dopo attenta discussione, prende atto, sottolineo prende atto, il Consiglio, dopo attenta discussione, prende atto della proroga del servizio da parte del Comune di Caorle e di valutare successivamente le attività previste ed eventuali modifiche o integrazioni della pianta organica. Questa è data 8/11/2016. Poi il 20 dicembre, è vero, è stato approvato con voto, con una votazione da parte dei consiglieri, l'approvazione della convenzione approvata preventivamente dalla Giunta Comunale. Chiudendo, è successo naturalmente nel 2016, cioè, è stato un appresato, non è stata una votazione di gradimento o parere favorevole o un appresato. Allora, prego consigliere Stioli, però le chiedo cortesemente di tenere la mascherina. Grazie. Allora chiudo un po' l'intervento. Se tanto vale tanto,
e quindi vi è una presa d'atto anteriore, un'approvazione successiva, bisogna che la Fondazione si riunisca domani, che è l'ultimo giorno utile, perché altrimenti il servizio non viene prorogato, perché domani scade. Quindi convocate d'urgenza la Fondazione e approvate domani. Fate convocare, perché non è il Comune la Fondazione. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Prego, il capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, la lista a causa di tutti esprime parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Miollo, prego. Parere favorevole. Benissimo, passiamo al voto. Prego, scusi, Sindaco. Grazie Presidente, solo per due considerazioni dal punto di vista politico, perché bene ha fatto il capogruppo Miollo a dire c'è un problema anche qua, e effettivamente c'è, perché se 3 membri su 5 non si presentano dovremmo domandarci, e uno potrebbe dire certo il periodo di preavviso è stato breve, addirittura con uno dei 3 membri che aveva garantito anche la presenza, ma dopo il lavoro naturalmente ha fatto tardi sul lavoro, ha avuto i propri impegni, soprattutto su una questione così importante, perché io credo che rinnovare la Convenzione, e su questo mi sembra siamo tutti d'accordo, possa anche consentire lo sforzo da parte di qualcuno, perché ne bastava uno dei 3. Poi, se almeno 2 dei 3 oggi nominati dalla precedente amministrazione, ma lo Statuto non lo prevede, sia ben chiaro, perché lo Statuto non prevede che si debbano dimettere o che l'amministrazione li possa revocare, ma sappiamo anche politicamente dove erano collocati, cioè sono avvinghiati al posto, perché quello che mi viene da dire è essere avvinghiati al posto. Perché buona cosa, buon modo di fare politica, al di là degli aspetti formali, perché io insisto su questo aspetto, se noi vogliamo fare un servizio alla nostra comunità, nel mio discorso di insediamento non ho parlato di vittoria e di quant'altro, ho detto che siamo qua a servizio della comunità e che il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini, ma anche di tutti i consiglieri, e i consiglieri tende la mano nella disponibilità di collaborare per il bene della città. Che cosa noto io? Un pacco così di richieste di accesso, addirittura si voleva contestare l'esito del voto, richieste di accesso pregiudiziali, formalità. Ecco, in questo senso non si fa un grande servizio alla comunità, perché il fine è importante, certo il metodo con cui ci arrivi, ma non siamo dei delinquenti, siamo in Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale è sovrano rispetto a 1000 temi, stiamo parlando addirittura di un atto illegale. Beh, ha ragione l'assessore quando dice la sequenzialità degli atti è quella. Mai la Fondazione ha deliberato prima del Consiglio Comunale o della Giunta. E allora mi viene da domandarmi, beh, anche la delibera di Giunta non era valida, perché se il Consiglio dava un'indicazione di indirizzo ma la Giunta approvava la convenzione, la delibera del comitato di gestione era successiva. Non escludiamo di fare un tentativo anche domani nel convocare la riunione. Mi immagino quale sarà l'esito. Che in 3 non si presenteranno. Ci proviamo, accettiamo i consigli. E immagino che 3 per fare un servizio alla comunità non si presenteranno. Per cui stasera chiederemo al Presidente di convocare per domani, previo avviso di 24 ore, non rispettando i termini, sbagliando l'impostazione, sbagliando tutto, ma chiedendo a queste persone un gesto di responsabilità e li metteremo alla prova. Ci sono delle cose che sfuggono, no? Ma che hanno un senso.
se vogliamo fare del bene alla comunità. Vede, io prima non sono intervenuto perché abbiamo sempre detto che abbiamo bisogno di tendere la mano, di sostenerci, soprattutto in questo momento di difficoltà. Ho cercato di rimanere neutro anche rispetto alle interpellanze, no? Di rimanere neutro perché ed è stata elegantissima scusatemi se divago, ma è proprio un ragionamento politico, perché è nel suo complesso il senso della politica e del servizio che si fa alla comunità. È stata elegantissima l'assessore Doretto, perché non ha detto che dal 2017 sul bando dell'invecchiamento mai il Comune ha preso un centesimo e mai ha fatto domanda, anzi ne ha fatta una e non è stato ammesso. Si è limitata al 2020 e al 2021. Si è limitata a quei 2 anni perché non c'è stata attività e non poteva essere fatta domanda. Dico, è stata elegantissima, perché dice, va bene, non è stata fatta domanda perché non c'è stata attività. E io prima nella mia esposizione non ho parlato, c'è stato un danno per alcune aziende, certo la valuteremo. Pensare di provvedimenti quando non si è titolati a prenderli, di azioni uno potrebbe, già di per sé il tema, no? La definizione provvedimenti non è bello, di azioni che l'amministrazione per recuperare. E su questo, ripeto, avrei potuto fare un ragionamento perché di 2 ore rispetto a quali sono gli obiettivi di un consiglio comunale, rispetto agli atti fatti e di un'amministrazione rispetto agli obiettivi. Allora io credo questo, che questa sera convocheremo, ma se ne andrà vuota si andrà avanti, perché quello è un servizio essenziale e qualcuno vorrà farci causa e ce la farà. E se è qua dentro in questa perché dopo cosa succederà? Che meglio che ci chiariamo una volta per tutte. Io credo che non ci sia voglia e tempo da dedicare alle beghe, ma le definisco proprio beghe. Che un'amministrazione con tutto quello che c'è da fare, dai ragazzi del CEOD, dalla guardia medica, dal punto prelievi, dalla promozione turistica, dal problema dei pescatori, non debba preparare montagne di carte per difendersi rispetto alla forma. No, soprattutto se uno quella forma la richiama, la invoca continuamente come elemento essenziale. Ecco, io credo che il compito di un'amministrazione sia un altro, di badare al sodo alle cose che contano, ai problemi che hanno le persone. E di qualche volta succede. Perché diversamente si corre il rischio poi di andare a guardare tutti gli atti degli anni precedenti per capire se sono così ineccepibili. Io è una cosa che rifiuto, non voglio scendere a questo livello, non voglio abbassarmi a questo livello. Ecco, e questo ragionamento io lo faccio a tutti i consiglieri, a questo Consiglio Comunale, proprio come senso, dovere di responsabilità. Grazie Presidente. Passiamo dunque al voto. Voti favorevoli. Momentaneamente il consigliere Di Vece è dovuto uscire per un problema personale, ritornerà quanto prima, per questa votazione non c'è. Per questa votazione risulta assente. Passiamo alla votazione dei... Sì, passiamo alla votazione dei consiglieri da remoto. Bravin Rachele. Bravin Rachele. Favorevole. Okay. Finotto Alberto. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Non ho visto. E contrari? Passiamo anche alla votazione sulla immediata esecutività della delibera. Favorevoli? I consiglieri da remoto. Bravin Rachele. Favorevole. Finotto Alberto. Favorevole.
Canta Elisa? Favorevole? Bene, all'unanimità. Passiamo al punto 7, relativo alla revisione periodica delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020. Relaziona l'assessore Mattia Munerotto. Sì, grazie Presidente. Anche per questa delibera cercherò di essere veloce. È un adempimento di legge previsto dal decreto legislativo 175/2016, il cosiddetto TUSP, testo unico sulle partecipate pubbliche. Questo testo di legge prevede all'articolo 20 un obbligo del Consiglio Comunale di esprimersi entro il 31 dicembre rispetto alle partecipazioni detenute dell'anno precedente sulle partecipazioni detenute dall'amministrazione comunale. Con questa deliberazione si va sostanzialmente a verificare se le partecipazioni detenute mantengono i requisiti previsti dal TUSP dall'articolo 20 o se è da prevedere una razionalizzazione. La revisione periodica riguarda le seguenti società partecipate: ASVO per 7,84%, ATVO per 2,04%, Carle Patrimonio SRL in liquidazione 100%, Consorzio Lenili Carle SRL 10,52%, Livenza Tagliamento Acque Spa 1,17%, Veritas 1,74%, 40,016%. Non rientrano nelle partecipate i consorzi, ma solo quelli di natura societaria, così come stabilito dal Codice Civile. Quindi restano fuori la Fondazione e l'Azienda Speciale Domoschetta. La revisione segue le linee guida del MEF con le schede che sono in allegato. Si segnala che rispetto all'ultima delibera di Consiglio Comunale del 21 dicembre 2020 numero 70, la Carle Patrimonio SRL in liquidazione e il Consorzio di Promozione Turistica sono state concluse le procedure. Il Consorzio di Promozione Turistica Promocarle ha concluso la procedura il 17 dicembre, mentre la società Carle Patrimonio il 17 novembre 2021. Quindi all'esito della revisione vengono mantenute senza nessun interventi ASVO, ATVO, Consorzio Lenili, Livenza Tagliamento Acque Spa e Veritas. Con questa deliberazione si va a approvare l'allegata revisione periodica delle società partecipate pubbliche relative all'anno 2020. Successivamente verrà mandato, come previsto dalla norma, la delibera con gli allegati alla Corte dei Conti e l'inserimento nel portale MEF. Se ci sono interventi sul punto, prego, consigliere Striuli. Allora, abbiamo notato che tra le note allegate delle varie partecipate risultano presenti le note di tutte le partecipate, tranne che della Carle Patrimonio SRL in liquidazione, la cui procedura è stata chiusa nel precedente Consiglio Comunale. Ma non riusciamo a capire perché non c'è la nota della Carle Patrimonio, perché qui non stiamo facendo una revisione delle società partecipate al 30 di dicembre di oggi, di quest'anno. Stiamo facendo la revisione, come scritto anche nella proposta di delibera, a quelle che erano le partecipazioni detenute al Comune di Caule il 31 dicembre 2020, cioè dello scorso anno, quando la Carle Patrimonio era ancora viva, in vita, benché in liquidazione. Quindi a nostro modo di vedere, mancando questa scheda, non abbiamo i dati certi che siano stati comunicati al Comune di Caule, a meno che la scheda non sia arrivata questa mattina, prendiamo atto, ne diamo lettura, vediamo e confrontiamo. Quindi in questo caso, secondo noi, il liquidatore avrebbe dovuto, come una delle ultime operazioni, prima della cessazione anche della liquidazione, inviare questa nota al Comune di Caorle al fine di consentire di approvare la delibera di revisione della partecipata. Ribadisco, non si riferisce a quest'anno, ma l'anno scorso, e la Carle Patrimonio l'anno scorso c'era. Risponde il segretario, prego.
io chiedo scusa, ma vedo la Caorle Patrimonio all'interno del... Non riesco a dire le pagine perché ovviamente non sono numerate, ma all'interno della documentazione agli atti... Segretario, però nella documentazione che mi è stata trasmessa dalla segreteria a noi consiglieri non c'è. Quindi o la segreteria non ha trasmesso tutti gli atti o è arrivata successivamente, perché noi non ce l'abbiamo. Prendo atto dell'assenza. Nel testo che io qui ho depositato è dopo Livenza Tagliamento Acque. Capito. Nella documentazione che qui ho depositato agli atti risulta dopo LTA, Livenza Tagliamento Acque. Prendo atto che a noi non è stata non è stata inviata. E dovrò verificare con gli uffici. Allora le chiedo, segretario, di confermare, anche ai fini eventualmente quantomeno di un voto di astensione, se c'è conformità tra la dichiarazione del liquidatore della Caorle Patrimonio e i dati riportati nella delibera, nella proposta di deliberazione della revisione. Se lei ci conferma che i dati sono corretti, quantomeno un voto di astensione noi lo diamo. Per quanto di competenza e basandomi sui dati che ricordo a memoria, perché non ho sotto mano ovviamente altra documentazione per fare il confronto, ma confermo che sono i dati corretti. Ci sono altri interventi sul punto? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena espresso, il gruppo consiglieri di maggioranza esprime parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Per il nostro gruppo confermo il voto di astensione. Capogruppo Miollo, prego. Voto favorevole. Passiamo dunque alla votazione. Voti favorevoli. Sentiamo i consiglieri da remoto. Bravin Rachele. Favorevole. Finotto Alberto. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti. Votiamo anche la immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli. Bravin Rachele. Favorevole. Finotto Alberto. Favorevole, grazie. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti. Passiamo dunque al punto 8, relativo all'adesione alla proroga del contratto per la gestione del servizio ricovero di cani randagi, rifugio del cane EMPA di Ponzano Veneto. Relazione all'assessore Berardo. Sì, ecco, io vorrei evitarvi tutta la proposta di deliberazione, nel senso che si tratta del rinnovo di una convenzione col comune di Ponzano, capofila di una serie di altri comuni a noi limitrofi, per il ricovero dei cani randagi. Se volete vi leggo tutta la convenzione, scade l'8 gennaio e si rinnova, la richiesta di rinnovarla per i prossimi 3 anni. Se siete d'accordo ed è sufficiente, se no vi leggo tutta la convenzione. Penso che possa andare bene così. Benissimo. Se ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Capogruppo Marchesan, prego. Per quanto riguarda il nostro gruppo, il voto è favorevole. Capogruppo Miollo. Voto favorevole.
Passiamo al voto. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Finotto Alberto, che però non vedo, eccolo là. Favorevole, ho la linea che va e non va, mi scusi Presidente. Canta Elisa? Favorevole. Siamo all'unanimità. Procediamo al voto sulla immediata esecutività. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Finotto Alberto? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. Siamo all'unanimità. Passiamo al punto 9, relativo all'approvazione della nuova convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Caorle e Sastino di Livenza. In relazione all'assessore Berardo. Richiamate le precedenti convenzioni stipulate con il Comune di Sastino di Livenza per l'istituzione della centrale unica di committenza per l'affidamento dei servizi e fornitori superiore ai 40.000 euro e per lavori di importo superiori a 150.000 euro sottoscritti in data 11/8/2015 e in data 13/8/2018, verificato che al punto 7, durata della convenzione e ulteriore adesione della convenzione sottoscritta in data 13/8/2018, prevedeva una durata dalla data di stipula di anni 3, risultano quindi decaduti gli effetti della stessa convenzione. Ritenuti di procedere alla stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, al fine di proseguire con gli obiettivi della norma citata in particolare in materia di appalti pubblici, preso atto che l'articolo 38 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche prevede l'iscrizione delle centrali di committenza all'elenco presso l'ANAC con qualificazione della stessa, dato atto che a seguito di confronto tra l'amministrazione comunale di Caorle e Sastino di Livenza è stata riscontrata la positiva collaborazione tra gli enti nell'esecuzione degli appalti attribuiti al Centro Unico di Committenza nel periodo di validità della convenzione, nonché il rispetto del principio di efficacia e efficienza conseguente alle attività già svolte. Dato atto che a seguito di approvazione della presente convenzione sarà approvato dalle giunte comunali il nuovo regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza che recepirà tutte le norme del codice dei contratti pubblici e dei decreti attuativi che nel tempo sono intervenuti ed approvati. Vista la proposta di convenzione data agli uffici competenti di due enti, nella quale viene altresì affidato il ruolo di capofila al Comune di Caorle con la conseguenza delega per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla centrale unica di committenza da parte del Comune di Sastino di Livenza, si chiede di deliberare in merito alla costituzione all'atto di costituzione in merito alla costituzione tra il Comune di Sastino di Livenza e la centrale unica di committenza con Caorle, Sastino di Livenza, come definita ai sensi dell'articolo 3,1 lettera I, decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche, mediante la stipula di un'apposita convenzione. E anche in questo senso si chiede l'approvazione dell'allegata convenzione. Si fa riferimento in questo senso al decreto 267 del decreto del 2000 del testo unico degli enti locali e non a quello del codice d'appalti, quindi il decreto legislativo 50, perché è sospeso fino al 30 giugno del 2023. Se ci sono interventi sul punto, prego, consigliere Striuli. L'analoga convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2015 prevedeva una durata di 3 anni. Anche la convenzione sottoscritta in data 13 agosto 2018, in forza della delibera di Consiglio Comunale 48 del 31 luglio 2018, prevedeva una durata di 3 anni. Ora si propone all'articolo 7 della citata convenzione una durata non più a tempo determinato di 3 anni, ma una durata a tempo indeterminato, con la previsione della rigorosa possibilità di recedere per il Comune di Caorle, ai sensi del primo capoverso del successivo articolo 10, solo in caso di motivate ragioni di pubblico interesse. Si tratta di un presupposto, a nostro giudizio, per l'eventuale recesso particolarmente gravoso, se rapportato a una durata a tempo indeterminato anziché a tempo determinato, come invece diversamente era stato deciso sia dal commissario straordinario nel 2015 che dal Consiglio Comunale nel 2018. Chiediamo pertanto preliminarmente, ai sensi articolo 15 del regolamento del Consiglio Comunale, di mettere in approvazione, in conformità ai testi contrattuali previgenti, fermo restando il testo
della proposta di deliberazione il seguente emendamento alla bozza di convenzione. All'articolo 7, rubricato durata della convenzione e ulteriori adesioni, sostituire il primo capoverso "La convenzione avrà durata a tempo indeterminato dalla data di stipula" con la previsione "La convenzione avrà scadenza dopo 3 anni dalla data di stipula". Ci sono altri interventi sul punto? Risponde l'assessore Munerotto? No, risponde il sindaco. Prego. Parlavo evidentemente perché sono questioni sicuramente più tecniche con l'ingegnere Lazzarin, che mi dice che comunque per non rientrare in consiglio che ci siano gli elementi per poter recedere. Al massimo potremo ampliare quelli, nel senso che dando facoltà al Comune piuttosto che modificare il termine temporale, potrebbe essere un'opportunità quella di dire che comunque viene mantenuta la facoltà in capo all'amministrazione, ecco, forse questo potrebbe essere, di recedere non solo in quelle ipotesi, ma dando un preavviso, per cui a quel punto lasciamo la delibera a tempo indeterminato e il Comune non può recedere solo nella facoltà e nel caso in cui è prevista dall'attuale convenzione, ma dando semplicemente un preavviso. Credo che, chiedo al dottor Balossi, credo sia fattibile, no? E io lo chiedo ai tecnici perché se è fattibile, questa può essere... Per quanto di competenza è legittimo eventualmente inserire una clausola, aumentare la possibilità di recesso. No, aumentarla, prevederla in termini temporali senza una fattispecie particolare, consentendo alle amministrazioni comunali di cioè che sia a tempo indeterminato. E lei diceva, consigliere Striuli, mi permetta, a che articolo? Allora, l'articolo è da modificare a questo punto, secondo questa diversa ottica, è il primo capoverso, il successivo articolo 10, quindi va tolta la frase "motivate ragioni di pubblico interesse", si lascia solamente che si può recedere, ovviamente dando un congruo preavviso, che va determinato però, va indicata la data, cioè il numero di giorni. Dando un preavviso potrebbe essere di 6 mesi. Ok? Quindi il testo per ricapitolare, mi scusi. Sì, allora, l'articolo 10. L'articolo 10, l'emendamento capoverso 1 diventa: i comuni stipulanti convengono che ciascun comune ha facoltà di recedere dalla convenzione dando un preavviso di 6 mesi. Esattamente. Ci sono altri interventi sul punto? Bisogna votare l'emendamento. Sì, certo. Prego, consigliere Striuli. Sì, mi rivolgo al dottor Balossi, quindi elidendo, togliendo l'inciso, quello relativo alle motivate ragioni di pubblico interesse. Esattamente. Quindi solo con preavviso di mesi 6, punto. Esattamente, di recedere dalla convenzione viene elisa la parte successiva e viene introdotta dando un preavviso di 6 mesi. Dunque passiamo... Un secondo che prendo nota. Ok, prego. Certo. Prego, capogruppo Miollo. Sì, direi a scanso di equivoci, anche in modo che venga verbalizzato nella maniera più corretta, chiedo che sia data lettura dell'articolo nella sua interezza per come è stato modificato. Grazie. Prego. Quindi l'articolo 10 diventa:
I comuni stipulanti convengono che ciascun comune ha facoltà di recedere dalla convenzione dando un preavviso di 6 mesi. Il recesso del singolo comune convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla centrale di committenza, con formale preavviso, susseguente ad esplicita deliberazione consiliare, che dovrà pervenire alla centrale di committenza entro il termine minimo di giorni 15 dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi. È consentito al comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere. Gli effetti della presente convenzione sono inscindibilmente correlati alla vigenza e alla obbligatorietà delle previsioni di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in relazione al sistema di qualificazione a cui sarà assoggettata la centrale unica di committenza mediante decreti attuativi previsti dai medesimi articoli. Nel caso di abrogazione della suddetta disposizione si verificherà la cessazione degli effetti della convenzione. Punto. Ma non ha previsto termini di 6 mesi, non è stato previsto. All'inizio, sì. Quindi bisogna prima mettere... Prego, consigliere Io Stioli. credo che però ci sia un conflitto tra il primo capoverso e il secondo, perché nel momento in cui introduciamo un preavviso ai mesi 6 al primo capoverso per poter eccedere, poi al secondo capoverso si dice che bisogna dare un preavviso ai giorni 15, dalla fine delle procedure in corso c'è qualcosa che non quadra però. Salvo che non prevediamo, scusi, i 6 mesi dalla fine delle procedure, non lo so. Si tratta solo di stenderla, chiedo a voi perché... Allora, per come la leggo io, possiamo ragionare dei 6 mesi e dopodiché ci sono 15 ulteriori giorni per quanto riguarda le procedure in corso. Sono 6 mesi più 15 per eventuali procedure in corso. Altre richieste di chiarimento? Possiamo mettere ai voti la modifica, così la modifica... Possiamo mettere ai voti la modifica dell'articolo 10, così come proposta con l'emendamento del sindaco Sarto. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Finotto Alberto? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. Ora possiamo procedere a mettere ai voti il punto 9 nella sua interezza, dopo aver approvato la modifica così come proposta. Se ci sono dichiarazioni di voto sul punto, altrimenti possiamo passare direttamente. Prego, capogruppo. Grazie Presidente. Il gruppo consiglieri di maggioranza esprime parere favorevole al riguardo. Capogruppo Marchesan? Sì, anche noi parere favorevole al riguardo. Capogruppo Miollo? Favorevole. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Finotto Alberto? Favorevole, grazie. Canta Elisa? Favorevole. Okay. Passiamo al voto anche sull'immediata esecutività del punto. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Finotto Alberto? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. All'unanimità. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2022.
Relaziona l'assessore Berardo. Allora, premesso che ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legislativo numero 112 del 25/6/2008 convertito con modificazioni dalla legge numero 133/2008, il Comune deve redigere annualmente il piano delle alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Nel succitato piano vengono individuati gli immobili di proprietà dell'ente non strumentali e fini istituzionali appartenenti al demanio e patrimonio comunale, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sono stati pertanto individuati tra gli immobili di proprietà del Comune di Carlo quelli non più funzionali alle esigenze dell'ente, per i quali è possibile procedere alla loro alienazione, come dall'allegato che avete prospettato all'allegato A. Ritenuto di procedere per l'anno 2022 all'alienazione di alcuni appezzamenti di terreno lotti presso ambito PIP nella località dove trova presa e di un'unità immobiliare situata nel capoluogo, come meglio individuate nel succitato piano, visto l'allegato piano di alienazione immobiliare per l'anno 2022 allegato A, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione nella sua parte, richiamato l'articolo 18,1 del decreto legislativo numero 112 del 25/6/2008, così come convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, visto il tutela approvato nel decreto legislativo numero 266 del 2000, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consiliare in data 27 dicembre scorso, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità e tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di regolazione, acquisito altresì il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento, si chiede per i motivi espressi di deliberare in merito. L'allegato A ce l'avete tutti quanti, per cui se volete lo supprimo. Ci sono interventi sul punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Sì, solo perché si è trattato ovviamente della delibera in fase di commissione, ma su un punto non si è riusciti ad approfondire bene, magari vediamo se riusciamo a farlo, posto che insomma, noi daremo parere favorevole, lo dico già come dichiarazione di voto. Stiamo parlando sostanzialmente di 5 lotti commerciali più 4 lotti produttivi artigianali, e questi qui riguardano Ottava Presa, e poi stiamo parlando di una cosa un po' singolare, che è un appartamento al quarto piano di un albergo che è stato oggetto di fallimento e che è stato acquisito al patrimonio comunale e che diventa oggetto appunto di messa in liquidazione, messa in vendita per una stima che viene data di 60.000 euro. Ora, chiaro, niente da dire su tutto questo, se non una considerazione che ci veniva da fare, almeno è stato oggetto tra di noi di alcuni ragionamenti. È chiaro che la stima di 60.000 euro è una stima che deriva dal fatto che c'è una difficile accessibilità a questo bene, che quindi si dovrebbero creare eventualmente delle servitù, in più la precarietà del bene, eccetera, eccetera. Chiaro è che però se questo albergo potrà essere oggetto di cambio d'uso e potrà diventare quindi da albergo a residenziale, diciamo che questo appartamento che oggi ha questa valutazione assumerebbe invece tutt'altro tipo di interesse da parte di un eventuale compratore, perché oggi ci pare ipotizzabile che l'unico compratore verosimilmente potenzialmente più interessato sia chi si è accaparrato il resto del bene che è andato all'asta, no? Allora chiedevo in fase di commissione, ma non ho avuto risposta su questo, se c'era già contezza da parte dell'amministrazione di un ipotetico cambio d'uso che vada a coinvolgere quell'immobile lì. E non ho avuto risposta, ma perché la dirigente appunto non si ricordava se era stato oggetto di questa cosa. Ma la cosa che vorremmo esprimere noi è che nel caso in cui ci fosse la disponibilità di fare un cambio d'uso, ecco, di tenere in considerazione con un meccanismo che io non conosco, non so, ma insomma tecnicamente credo che forse si possa sperimentare una cosa di questo tipo, per dare maggiore valore a questo immobile, o addirittura nel caso di un cambio d'uso cercare di trovare un meccanismo per capire che se
un appartamento o questo appartamento possa essere invece rimesso nella disponibilità di quegli immobili diciamo per un accesso più agevole alle nuove famiglie e quindi per un'edilizia diciamo convenzionata possa essere oggetto di convenzione. Capisco che il mio è un intervento confuso, non è un intervento diretto con una risoluzione di un problema, però ecco, vuole essere più che altro una segnalazione per tenere in considerazione questo tipo di approccio nel caso in cui ci sia il cambio d'uso che ovviamente innescherebbe meccanismi altri per attribuire valori a quel bene. Grazie. Prego, Sindaco, prego. Se non capisco male, il piano vendite viene naturalmente così approvato, ma poi nel formalizzare l'atto, no? Nel bando, in quello che definiamo, eventualmente condizionarlo a questa cioè recependo le osservazioni, credo che possa essere ragionevole. Vado anche oltre l'idea, però naturalmente va formalizzata dell'amministrazione, quella di fare questo tipo di ragionamento almeno sull'edilizia convenzionata a gestione comunale, non solo su quello ma come impostazione generale. Questo ci consente evidentemente di dare l'opportunità ai giovani, alle giovani coppie, alle famiglie, perché l'edilizia convenzionata così come oggi è strutturata porta poi ad un mercato che non raggiunge l'obiettivo, definiamolo così. Il fatto che possa essere assegnata direttamente dall'amministrazione comunale con un bando porta a centrare, no, che chi è aggiudicatario deriverà evidentemente da una graduatoria. Okay? Per cui credo possa essere ragionevole. Naturalmente non può essere inserito nel testo della delibera, ma grazie. Sì, ecco, mi faceva notare l'ingegnere Lazzarin che poi quell'appartamento è completamente abusivo, per cui va anche... Esatto, bisogna fare un ragionamento, ecco, credo che questo abbia influito anche nella valutazione. E non risulta, insomma, all'amministrazione, confermo quello che ha detto il dirigente in commissione, che ci siano richieste, almeno per il momento, di svincolo. Ecco. Ci sono altri interventi sul punto? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto in oggetto, la lista Cavolo di Tutto esprime parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Ecco, trattandosi di una delibera prodromica e funzionale alla delibera di approvazione del bilancio di previsione alla quale voteremo contro, anche in questa il nostro voto sarà contrario. Capogruppo Miollo. Noi daremo voto favorevole. Passiamo dunque alla votazione. Voti favorevoli. Bravin, Rachele. Favorevole. Finotto Alberto. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Contrari? Votiamo anche sull'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Bravin, Rachele. Favorevole. Finotto Alberto. Non ho capito. Finotto Alberto. Favorevole. Grazie. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Contrari? A questo punto il consigliere Finotto Alberto deve lasciare il Consiglio, per cui non sarà presente per la discussione sui rimanenti punti. Passiamo al punto 10, relativo al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti. Approvazione 11, scusatemi, stasera con i numeri proprio zero.
Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024. Relazione all'assessore Berardo. Ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016 e successive modifiche, spetta ai Comuni l'obbligo di predisporre ed approvare il programma triennale di lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno. Relativamente alle modalità e agli schemi tipo per la redazione del suddetto programma triennale, vale il riferimento al decreto ministeriale del 24 ottobre 2014 e del successivo aggiornamento di cui è il decreto ministeriale numero 14 del 16/01/2018. Risulta altresì prevista la facoltà dell'uso di forme di pubblicità aggiuntive. In coerenza alla riorganizzazione dell'ente disposta già in origine con deliberazione di Giunta Comunale numero 212 del 29/09/2016, il dirigente del settore tecnico risulta il soggetto preposto alla predisposizione dell'indicata programmazione mediante appositi schemi di sintesi che esplicitano il programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 152 del 19/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva quindi adottato lo schema del programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016 e successive modifiche, con relativo programma triennale di lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale dei lavori per esercizio finanziario 2020 e l'elenco biennale forniture e servizi 2020-2021. Nel merito, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, l'indicato strumento di programmazione costituito da programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, da elenco annuale di lavori per esercizio finanziario 2020, da elenco biennale forniture e servizi 2020-2021, veniva approvata in coordinamento con il corrispondente bilancio di previsione 2020-2022 il giusto completamento della fase di pubblicazione ed acquisizione di eventuali osservazioni nel merito. Con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 20/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'indicato strumento di programmazione veniva implementato sempre per l'indicato orizzonte temporale, con l'aggiornamento numero 1. Considerato l'avvio di alcune opere pubbliche, ulteriori e più dettagliate valutazioni su opere già programmate in precedenza, aggiornate indicazioni programmatiche dell'amministrazione comunale recentemente insediatasi ed altro, i proposti uffici hanno provveduto alla predisposizione di tale strumento di programmazione in senso al programma triennale di lavori pubblici 2022-2024, l'elenco annuale di lavori per l'esercizio finanziario 2022 e l'elenco biennale forniture e servizi 2022-2023. Viste le modalità operative inerenti di tale programmazione riguardante, come prima specificato, il periodo 2022-2024, i preposti uffici hanno provveduto alla redazione degli schemi ed allegati del citato programma in coerenza col decreto ministeriale 26/01/2018. Relativamente all'indicato periodo 2022-2024, giusta con deliberazione di Giunta Comunale numero 169 del 18/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva quindi adottato l'indicato programma dell'acquisizione delle stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con relativo programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2020 e l'elenco biennale forniture e servizi 2020-2022. Tale strumento di programmazione generale è stato ovviamente pubblicato presso le competenti sedi Albo Pretorio Comunale dal 19/11/2021 al 19/12/2021, al fine di acquisire ogni eventuale osservazione e o precisazione nel merito. In ordine a tale aspetto non risulta pervenuta agli atti specifica comunicazione. Dato atto della conclusione procedimentale sopra evidenziata e dato atto della tempestiva normativa prevista in materia, si può procedere conseguentemente, si chiede l'approvazione e la pubblicazione degli strumenti di programmazione precedentemente narrati. Altresì l'operatività del bilancio di previsione con l'esercizio finanziario 2022 e successive modifiche operative correlate aggiornamenti del programma triennale lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 2022, sia necessario provvedere per le condizioni esposte relative all'approvazione. Quindi si chiede l'approvazione per quanto esposto in premessa, che si richiama integralmente in esito alle disposizioni normative vigenti in materia, articolo 21,1 del decreto legislativo 50/2016 successive modifiche, e lo schema per il programma dell'acquisizione delle stazioni appaltanti, specificatamente il programma triennale di lavori pubblici 2022-2023-2024, come le schede allegate che avete, all'elenco annuale degli lavori per l'esercizio finanziario 2021 e l'elenco biennale forniture e servizi 2022-2023. Tali allegati li avete già. Si dispone di presente provvedimento, gli allegati ad esso collegati vengono pubblicati con un periodo di 30 giorni naturali consentiti in ordine all'uso di forme di pubblicità aggiuntive, consentite dal decreto ministeriale del 16/1/2018. Prego. Se ci sono interventi sul punto?
Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, noi dichiariamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Trattandosi appunto di delibera prodromica e funzionale a delibera di approvazione del bilancio, alla quale non daremo voto favorevole, anche in questa delibera il nostro voto sarà contrario. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, anche noi daremo voto contrario. Passiamo al voto. Voti favorevoli? Voti favorevoli? Bravin e Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Contrari? Passiamo al voto sull'esecutività della delibera. Voti favorevoli? Bravin. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Contrari? Passiamo dunque alla discussione sul punto numero 12, relativo alla modifica del regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati. Relaziona l'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Questa modifica dei regolamenti si è resa necessaria per un adeguamento normativo e sostanzialmente relativamente al canone unico. È stato modificato il comma 4 dell'articolo 25 del regolamento relativamente al canone ordinario per quanto riguarda i nuovi utenti e inoltre, sempre in riferimento a questo regolamento, è stato aggiunto l'articolo 25, comma 4 bis ed è stato poi aggiunto anche, è stato anche modificato il comma 5 dell'articolo 30. Sostanzialmente, per riassumerlo velocemente, per le infrastrutture di comunicazione elettronica, per quando andranno ad occupare spazi di demanio disponibile, saranno soggetti al pagamento di un canone pari ad 800 euro e non saranno più soggetti a stipula di contratto di locazione. Mentre invece per quanto riguarda il canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, è stato modificato il regolamento eliminando il comma 6 dell'articolo 6, poiché per quanto attiene i cosiddetti spuntisti, l'Abaco procederà all'adozione di un software per la gestione dei pagamenti in modo tale che il pagamento avvenga più veloce e anche prima dell'occupazione rispetto a come invece avviene adesso. Se volete va bene così, se no io vi leggo la delibera. Questo era per fare un po' un riassunto senza... Benissimo. Se ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche per noi, riguardo al punto appena esposto, daremo voto favorevole. Capogruppo Miollo, prego. Voto favorevole. Aspettiamo un attimo che adesso rientra il sindaco. Un attimo solo per il voto. No, dobbiamo aspettare un attimo. Il voto va fatto tutto assieme. Calma. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? Bravin Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Votiamo anche la immediata esecutività del punto. Voti favorevoli? Bravin Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole.
Possiamo passare alla discussione sul punto 13. Prima di procedere alla discussione, visto che siamo in tema di bilancio, ci aveva chiesto il dottor Osvaldo Schiorlin, il revisore dei conti del Comune, di portare un saluto a tutti quanti, di augurare il buon anno. Purtroppo non è potuto essere lui personalmente presente per portare i suoi saluti per motivi di salute. Procediamo dunque con il punto 13, relativo all'approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. Il documento unico di programmazione permette la pianificazione dell'attività dell'ente e pone le principali basi della programmazione. Ha come presupposto l'indirizzo che trova origine nel programma elettorale, la cui attuazione scaturisce dall'esito del risultato elettorale. Il DUP è lo strumento che dà l'avvio all'attività strategica ed operativa degli enti ed è il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione. Questo documento si divide in due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. Quella strategica sviluppa ed aggiorna annualmente le linee programmatiche e individua gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la seconda, quella operativa, individua le linee strategiche in un'ottica operativa, in modo da identificare gli obiettivi per ciascuna missione e programma. Nel DUP troviamo il riepilogo delle opere pubbliche in corso di realizzazione. Abbiamo la sistemazione del viale Santa Margherita al secondo stralcio, i lavori di realizzazione del Ponte Riello, i lavori sulla foce del fiume Nicesolo, la costruzione di loculi e le manutenzioni stradali dell'anno 2021. Troviamo anche indicazioni degli obiettivi generali e della conseguente destinazione delle risorse del bilancio, supportati dal pareggio tra risorse destinate, le entrate, e i relativi impieghi, le uscite. Il pareggio previsto per il 2022 ammonta il totale complessivo delle entrate a 42.329.867,73 e il totale delle spese corrisponde, perché è in pareggio, quindi a 42.329.867,73. Nel DUP, con cadenza annuale, l'ente pianifica l'attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. Seguendo i principi di programmazione contenuti nel DUP, il piano delle opere pubbliche annuali e triennali, il piano biennale degli acquisti di beni e servizi e il fabbisogno triennale del personale ed il piano di valorizzazione e allineazione dei beni pubblici. Per il prossimo triennio in programma all'interno del DUP abbiamo manutenzione delle strade previste per ciascun anno in 500.000 euro, manutenzioni di edifici per 500.000 euro nel 2022, 300.000 euro nel 2023 e 300.000 euro nel 2024. La sistemazione di Piazza Libertà e le viabilità di accesso alla frazione di San Giorgio di Livenza per 350.000 euro nel 2022 e altrettanti nel 2023. La sistemazione della canaletta in via Dalmazia ad Una Verde per 300.000 euro nel 2022, la realizzazione della pista ciclabile ad Una Verde per 300.000 euro nel 2022, la realizzazione della pista ciclabile Ponte Riello, ottava presa per 500.000 euro nel 2022 ed altrettanti nel 2023, la realizzazione Piazza Verde ad Altanea per 1.700.000 euro nel 2022, la sistemazione della salita dei fiori nel 2023 per 400.000 euro e i lavori di realizzazione della nuova rotatoria di accesso a Porto Santa Margherita nel 2023 per 350.000 euro. In data 15 dicembre il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera relativa alla nota di aggiornamento del DUP. Se volete vi leggo la delibera. Ho fatto un riassunto, ma... Se va bene così, se è sufficiente, se ci sono interventi. Nessun intervento, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Trattandosi anche questa di delibera prodromica e funzionale alla delibera di approvazione del bilancio, alla quale non daremo voto favorevole, anche in questa delibera il nostro voto sarà contrario.
Prego, capogruppo Miollo. Voto contrario. Possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? Bravin, Rachele. Favorevole? Canta Elisa. Favorevole? Astenuti? Contrari? Votiamo anche sulla immediata esecutività del punto. Voti favorevoli? Bravin, Rachele. Favorevole? Canta Elisa. Favorevole? Astenuti? Contrari? Possiamo passare ora al punto 14, relativo all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 22-24 e relativi allegati. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. Premesso che il decreto legislativo 10 agosto 2014 numero 126 ha modificato ed integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 con riferimento ai sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 numero 42, richiamato l'articolo 11 del decreto legislativo 118-2011, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 126-2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, schemi armonizzati, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 118-2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui gli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo 118-2011 e la reintroduzione della previsione di cassa che costituisce il limite ai pagamenti di spesa. Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa, considerato che da 01/01/2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali ed in particolare in aderenza al principio generale numero 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Dato atto, pertanto, che in applicazione del principio generale della competenza finanziaria le previsioni di entrata e di spesa iscritte a bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi a cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce di cui al fondo pluriennale vincolato l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024, richiamato l'articolo 1, comma 169, legge numero 296-2006, legge finanziaria 2007, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata di approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Dato atto che il Comune di Caorle non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo
dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'articolo 243,2 lettera A del decreto legislativo 267 anno 2000, richiamati commi 819 a 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 numero 145 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 302 del 31 dicembre 2018, nella parte in cui si sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,3 e 119,2 della Costituzione, prevedendo il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016, cosiddetto pareggio di bilancio. Evidenziato pertanto che dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citata legge numero 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari e disciplinati dal decreto legislativo numero 118/2011 sull'armonizzazione contabile e dal decreto legislativo numero 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Visto il comma 1 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo numero 118/2011, il quale prevede che le regioni e gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici denominato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costituiti secondo criteri e metodologie comuni. Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 bis del citato decreto legislativo 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio d'esercizio, richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015, con cui sono stati approvati gli schemi di bilancio in questione a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. Visto pertanto il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, vista la nota aggiornamento al DUP per il triennio 2022-24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna, vista la deliberazione giuntale numero 199 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato approvato, così come previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 118/2011 e relativi allegati. Acquisito il parere dell'organo di revisione, richiamato il vigente regolamento di contabilità, acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, acquisito in sede di trattazione dell'argomento il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e si chiede adesso di deliberare. Quindi prego Presidente. Se ci sono interventi sul punto, prego consigliere Striuli. Noi abbiamo letto il DUP, il bilancio di previsione e le delibere correlate al bilancio, ma ci viene d'obbligo una domanda. Ma voi li avete letti? L'assessore al bilancio li ha letti? Il sindaco li ha letti? Evidentemente no, perché altrimenti si sarebbero accorti di tante e tali inesattezze, incongruenze, errori contabili, che ci vuole coraggio a portare queste delibere all'attenzione del Consiglio Comunale. E qui replico alla frase detta dal sindaco in occasione della delibera sul servizio IAT da conferire alla Fondazione, che non dobbiamo guardare alla forma ma solo alla sostanza. No, sindaco. In diritto amministrativo e per gli enti locali la forma è sostanza, perché se una delibera è inficiata e illegittima, la sostanza non si può portare avanti. Noi da questa votazione
di questa delibera ci assenteremo. Ci assenteremo anzitutto per alcune ragioni tecniche. Segnaliamo alcune irregolarità contabili che abbiamo riscontrato. Nel parere del revisore, pagina 6, gli importi di risultati di cassa degli ultimi 3 esercizi non sono indicati. Nel parere del revisore, pagina 10, gli esercizi finanziari indicati sono errati. Non consuntivo 2020, ma semmai consuntivo 2021. Non bilancio di previsione 2021-2023, ma semmai bilancio di previsione 2022-2024, quello che stiamo approvando oggi. Nel bilancio di previsione, pagina 34, in riferimento alla previsione di entrata della Tari, l'importo che indicate per gli anni 2022, 2023 e 2024 è pari a euro 7.519.256 per ciascuna annualità, mentre il revisore invece rileva una diversa previsione totale di euro 8.050.000 per ciascuna annualità. Sempre nel bilancio di previsione, a pagina 76, nel riepilogo generale delle entrate per titoli viene indicato l'importo di euro 3.346.293,69, mentre per conto nel fondo plurinale vincolato tutte le previsioni di ogni singola missione, di ogni singolo programma o voce risultano azzerate. E qua l'assessore ha appena letto il capoverso, l'ultimo della prima pagina della delibera. Mediante la voce di cui al fondo pluriennale vincolato vengono indicate le somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. Peccato che siano a zero. Queste sono alcune irregolarità tecniche che abbiamo riscontrato leggendo le prime pagine del bilancio. Si potrebbe, credo, andare avanti molto, ma insomma leggere 500 pagine di bilancio non è facile per nessuno. Inizialmente avevamo idea di proporre un maxi emendamento per la correzione, ma non abbiamo neanche revisore qui. Non sappiamo se sono corretti i dati del revisore o se sono corretti i dati del bilancio. Sicuramente c'è una discrasia tra i dati enorme, c'è discrasia di milioni di euro, non di 10 euro. E pertanto chiedere l'emendamento del bilancio risulta molto difficile per l'opposizione. Ma ci assenteremo dalla votazione di questa delibera anche per ragioni politiche, considerato che essa riassume in sé tutte le scelte e anche le non scelte politiche di questa maggioranza per il prossimo triennio. Partiamo dalla nota integrativa al bilancio di previsione. La nota riporta a chiare lettere la filosofia della scelta politica di come impostare il bilancio di previsione per i prossimi 3 anni. Do lettura di un passaggio della nota. Il bilancio di previsione è stato impostato ipotizzando un sostanziale superamento dell'attuale emergenza sanitaria in virtù delle norme sul distanziamento sociale in essere alla data odierna e alle recenti notizie riguardanti la scoperta e le ipotesi di distribuzione del vaccino. Recenti notizie. È evidente che chi ha predisposto tale nota integrativa ha fatto copia e incolla della nota integrativa del bilancio di previsione dello scorso anno che effettivamente riportava questa frase, ma allora il vaccino era appena stato individuato. Meglio sarebbe stato fare riferimento in questa nota integrativa alla vaccinazione in corso, giunta alla 3ª campagna vaccinale, programmata già la 4ª, in previsione già la 5ª e Dio solo sa quante ancora, anziché fare riferimento alla recente scoperta di un vaccino. Ma questo copia e incolla lo troviamo quasi ovunque nella nota informativa, a testimonianza che si tratta realmente del documento dello scorso anno. Lo troviamo persino nella prima riga delle premesse della nota integrativa, laddove si fa riferimento proprio al bilancio di previsione 2021-2023, anziché al bilancio di previsione 2022-2024, oggi chiamato in approvazione. Non sono state cambiate nemmeno le date. Ma non è neppure questo il punto che merita l'unica attenzione del Consiglio, la questione in realtà è un'altra. Ci chiediamo come sia possibile, nel programmare il futuro di Caorle, fare riferimento a un superamento certo dell'emergenza sanitaria come scritto in quella nota, quando solo 6 giorni fa, con il decreto legge 221 in corso di conversione, il Governo ha fatto chiaramente capire che l'emergenza sanitaria non è affatto superata e anzi con la norma dell'articolo 1 l'ha già prorogata al 31 marzo 2022 e non sarà ancora finita. Anzi, è ragionevole prevedere, e lo si desume dagli attuali lavori parlamentari delle commissioni, e quantomeno avrebbe dovuto rilevarlo anche questa maggioranza nel predisporre il documento del bilancio di previsione, che l'emergenza sanitaria non cesserà affatto neppure il 31 marzo 2022, ma occuperà tutto o gran parte anche del prossimo anno. E non ci si può certo nascondere dietro al fatto che la validità delle vaccinazioni viene costantemente messa in discussione e sistematicamente ridotta nella sua durata
dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Governo, così come pure non si può non vedere che le misure di limitazione della libertà personale di noi tutti vengono ciclicamente e progressivamente inasprite in particolari occasioni, nel mentre certo è che la socializzazione tra le persone è sempre più ridotta, quasi compromessa. E allora come può questa maggioranza affondare un documento così importante per la nostra città sulla falsa e illusoria convinzione che già a partire dal 1 gennaio 2022, cioè dopodomani, tutto tornerà normale, come nel 2019? Non è solo una questione di dire, come riporta la nota integrativa stessa, in caso contrario il Comune di Caorle sicuramente non potrà non beneficiare di trasferimenti statali compensativi, come già avvenuto negli altri esercizi finanziari. Non è solo una questione di equilibri di bilancio. Quello che manca è la visione politica, a lungo raggio, per una città come Caorle, per la sua comunità di residenti e di ospiti, di fronte al permanere di una situazione emergenziale anche per il prossimo anno. Se poi passiamo all'esame del documento unico di programmazione del bilancio di previsione, quello che traspare è la mancanza di una visione reale della vita di Caorle e dei problemi della città, l'assenza di scelte politiche proprie sottese agli atti programmatori e previsionali per i prossimi 3 anni. È appena il caso di ricordare che l'approvazione del DUP e l'approvazione del bilancio di previsione sono uno degli atti politici più importanti per la vita reale, per la vita dei lavoratori, delle famiglie, delle società, in quanto in essi si codifica la programmazione per l'utilizzo delle risorse pubbliche. Qui invece ci troviamo a discutere di un bilancio di previsione con ben poche idee, lontano dalla vita reale e, come detto prima, persino contrastante con la vigente normativa emergenziale del Governo. Ci troviamo a discutere di un bilancio che non ha alcuna visione di sviluppo e che non risolverebbe, se approvato, alcuni dei problemi che vive la nostra città. Vorremmo tanto dire che si tratta di un bilancio almeno di ordinaria amministrazione, di gestione del contingente, ma quello proposto non è neppure questo. Discutiamo qui oggi di un mero documento compilativo, pieno di errori e privo di scelte, o con poche scelte. Discutiamo di un documento che rappresenta perfettamente la difficoltà dell'amministrazione in carica, incapace e assolutamente priva di un progetto di sviluppo complessivo per il nostro Paese. La politica, Sindaco, non è soltanto tenere in ordine i conti, e qui non ci state riuscendo, ma anche di trovare soluzioni concrete, eppure qui non ci state riuscendo. Le poche scelte che avete fatto sono tutte contrarie alle esigenze delle attività produttive delle famiglie. Non abbiamo letto in tutti i documenti correlati al bilancio, al DUP, alcun intervento diretto al contenimento delle spese. Anzi, per contro, avete aumentato le tariffe dell'imposta di soggiorno. Lo avete fatto rispettando le scadenze di legge, certo, come puntualmente rilevato dal revisore del conto. Speriamo che lo abbiate fatto veramente, come dichiarato dal Sindaco in commissione consiliare e in DMO, e come dichiarato anche dall'assessore al turismo questa sera in discussione su un'interpellanza, per potenziare ulteriormente la promozione turistica e non per altro. Non per far marciapiedi. Avete 2.700.000 euro di avanzo non vincolato a disposizione, utilizzate quello dopo l'approvazione del rendiconto il prossimo anno per sistemare strade e marciapiedi, anziché aumentare l'imposta di soggiorno, le tariffe dell'imposta di soggiorno. Avete aumentato la previsione di tutte le entrate e quindi per contro tutte le spese per le famiglie e gli imprenditori. La sola previsione di entrata delle componenti IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno e Tari ha innalzato l'importo da euro 17.790.000 a euro 19.875.000, con un incremento di pressione fiscale di oltre 2 milioni di euro, pari alla percentuale di aumento dell'11,8%. Sindaco, una bella botta per le famiglie e per il mondo del lavoro di Caorle. Il solo canone unico patrimoniale, relativo con la nuova normativa all'occupazione suolo pubblico imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, passa da euro 693.374,44 a euro 900.000, anche qui con un incremento della pressione fiscale addirittura più del doppio di prima, quindi il 23% che ricade sulle nostre famiglie e sulle nostre attività. Su un assestato 2021 dichiarato in questo bilancio e che poi sarà oggetto di rendiconto entro aprile,
relativo all'imposta di soggiorno di euro 1.770.862,07. A seguito ora dell'aumento delle tariffe che avete approvato in Giunta, vi è ora una previsione di entrata di euro 3.050.000 per ogni singola annualità, praticamente quasi il doppio di quella reale. Si tratta di una previsione in totale distonia con l'attuale situazione emergenziale, ma anche con i dati che voi stessi date nel bilancio, i dati dell'assestato 2021. Anche se a me risulta un dato diverso rispetto a quello dell'assestato, io non credo che il dato dell'assestato che avete indicato di 1.700.000 sia corretto. Perché se andiamo a vedere i dati che Abaco ha comunicato al Comune poco tempo fa, riportano che quell'assestato avrebbe dovuto essere 2.130.000 rispetto a una previsione di bilancio dell'amministrazione precedente che era di 2.500.000, mentre in realtà avete riportato un assestato di 1.700.000. In ogni caso la sostanza non cambia, ci sono sempre irregolarità contabili. Ora, non voglio far polemica, il sindaco sicuramente dirà che è colpa dell'amministrazione precedente, come ha fatto già nelle precedenti delibere, come nelle interrogazioni. Ma si dà il caso che l'amministrazione precedente non ha mai aumentato tasse e imposte in 5 anni. Anzi, ha eseguito sistemazioni di opere pubbliche, di strade, marciapiedi, con fondi propri di bilancio. Lo ha fatto con applicazione di avanzo non vincolato in sede di approvazione del rendiconto. Non ha acceso alcun mutuo, anzi contemporaneamente, a parte l'ultima annualità, ha estinto numerosi mutui costituiti alle precedenti amministrazioni. Per alcuni esercizi finanziari, non certo l'ultimo, è anche riuscita a ridurre il piano Tari. Ha fatto promozione turistica con fondi propri senza aumentare l'imposta di soggiorno. Dopo la replica del sindaco mi riservo di controreplicare. Ci sono altri interventi sul punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Sì, purtroppo anche noi dobbiamo esprimere un parere negativo sulla documentazione che ci è stata sottoposta. Molto è già stato detto, eppure anche in maniera condivisibile, su disallineamento di conti e su documentazione che appare come dire, presentata in maniera non allineata, quantomeno tra i due documenti, il DUP e quello che però mi sento di aggiungere e che ci mette nella posizione di non poter votare favorevolmente questo bilancio di previsione è proprio un approccio, un atteggiamento che noi non condividiamo nella sua essenza, che è quello di aumentare le imposte. Ecco, allora mettere mano all'aumento delle imposte dovrebbe essere l'ultima cosa da fare, soprattutto in un momento di difficoltà strutturale come quello che stiamo vivendo. Allora, riferendomi solo all'imposta di soggiorno, mi viene da aggiungere che non solo noi saremmo contrari proprio all'idea dell'imposta di soggiorno sui generis, ma ormai è un dato acquisito, diciamo che tutte le amministrazioni si avvalgono di questa imposta, però quantomeno calmierarla, non aumentarla. Io proporrei addirittura di non incassarla, non mettere l'imposta di soggiorno come dire, nei periodi fuori alta stagione, in maniera da allungare la stagionalità e cercare di essere un pochino più attrattivi anche sotto questo punto di vista. Quindi diciamo che la grande novità che leggiamo in questo bilancio è proprio questa cosa dell'aumento dell'imposta di soggiorno alla quale noi siamo fermamente contrari, ma più che altro siamo contrari anche proprio in ordine a come poi venga gestita l'imposta di soggiorno, perché se l'imposta di soggiorno permettesse oggettivamente di mettere mano a queste risorse per fare una realistica promozione, ovvero sfruttassimo queste risorse in toto per promuovere turisticamente Caorle, sarebbe maggiormente comprensibile. E ora è pur vero che Caorle vive di turismo e che quindi nell'ottica di un'economia e di un'industria turistica tutto può essere declinato come promozione turistica, quindi è ovvio che anche la manutenzione ordinaria di un marciapiede o la gestione del verde è chiaro che deve essere fatta nell'ottica di rendere migliore e più attraente la cittadina e quindi in un'ottica di corrispondere alle aspettative del turista. Però insomma, parlando di tassa di soggiorno, noi vorremmo vedere invertite le cifre, cioè
Su 550.000 euro, così ci è stato presentato, di incremento che si avrebbe dalla tassa di soggiorno con incrementi graduali, sia pur, ci è stato detto in commissione, condivisi con le categorie, cosa direi fondamentale, per cui c'è una forbice che da incrementi da 10 a 30 centesimi circa, a seconda insomma, delle diverse tipologie, non voglio dilungarmi, si arriva ad un incremento di cassa di 550.000 euro, posto che le cifre che abbiamo sentito prima anche dal consigliere Striuli lasciano comunque qualche interrogativo aperto, nel senso che ci sono un po' di cifre nel previsionale sulla questione della tassa di soggiorno che non sono molto chiare, almeno non ci sembrano molto chiare. Posto che siano 550.000 euro di aumento rispetto all'esistente, abbiamo compreso che di questi 300.000 euro andrebbero investiti in manutenzione, 250.000 euro in promozione. Ecco, quello che dicevo prima è che a noi piacerebbe quantomeno vedere invertito l'ordine, diciamo, di priorità con cui vengono investite queste risorse, laddove non vi sia la possibilità proprio di evitare l'aumento della tassa e delle imposte. E, oltre a questo c'è anche un'altra questione sulla quale rimaniamo un po' perplessi, che ci è stato presentato questo bilancio come un documento nuovo sotto il profilo metodologico con cui è stato concepito, e lì qualche perplessità viene, nel senso che viene concepito uno strumento partendo dal presupposto che non siamo più in un momento critico, siamo usciti come se fossimo usciti da una crisi che invece vediamo esserci ancora, insomma, normale, sotto gli occhi di tutti, e quindi non si comprende neanche l'approccio metodologico, insomma, del documento. Quindi io finisco dicendo anche quella che sarà la dichiarazione di voto, anticipando con ciò la comunicazione del voto, dicendo che noi non voteremo a favore di questo documento. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Prego, passo la parola all'assessore Montisano. Sì, io chiedo l'intervento del dottor Balossi, essendo lui proprio dirigente al bilancio, in modo da poter dare informazioni sulle discrasie dei numeri presenti in bilancio. Prego, passo la parola al dottor Balossi. Allora, non so, vogliamo vedere qualche numero nel dettaglio o come volete che ragioniamo per quanto riguarda il discorso di queste appunto discrasie, perché prima non sono riuscito materialmente a segnarle e quindi a darvi adesso risposta esatta. Il consigliere Striuli chiedeva sul discorso dell'IMU le differenze tra gli importi, che lui dice che passa dal 2021 all'altro, l'importo è molto alto, e chiede perché questa differenza poi rimane fissa negli anni successivi. Sì, allora l'importo relativamente all'assestato 2021 è inferiore alle previsioni del 2022, delle annualità del 2022 al 2024, in quanto l'assestato 2021 è inferiore a quello che è il gettito storico e quello che sarà il gettito futuro, perché risente delle esenzioni di legge per quanto riguarda appunto tale imposta, che erano state compensate dallo Stato con dei trasferimenti ad hoc, per cui un ragionamento simile vale anche per quanto riguarda il canone unico. Le riduzioni di legge venivano compensate, quindi l'importo assestato, che è l'ultimo importo previsto, non è l'importo accertato, impegnato o il riscosso pagato materialmente, bensì l'ultimo importo previsto, appunto è difforme rispetto a quello del prossimo triennio per questo motivo, perché al momento non vi sono situazioni che facciano prevedere alla data di redazione del bilancio e di approvazione dello schema, non vi erano situazioni che facessero norme di legge
che consentissero l'iscrizione di un minor gettito d'imposta a favore di un trasferimento compensativo. Quindi il minor valore è dovuto al fatto delle esenzioni e non dovuto negli anni successivi, non è di più l'importo che andremo ad incassare per aumenti, è legato al fatto che non ci sono più le esenzioni, almeno ad oggi non ci risultano. Esatto, questo confermo. Dottor Balossi, io non ho detto nulla sull'IMU di differenza di assestato, parlavo dell'imposta di soggiorno. Sì, anche per l'imposta di soggiorno vi è una riduzione, un importo assestato 2021 che ovviamente risente dei trasferimenti compensativi e quindi di un possibile minor gettito nel corso del 2021. Rispetto ai dati del revisore, Non tanto i dati del revisore, i dati di Abaco sono in distonia totale con l'assestato che dichiarate. ecco, e i dati del 21 non sono, come dicevo, sono i dati assestati, non sono i dati, Abaco in mano ha, che è il nostro gestore, ha in mano i dati dell'attuale riscosso. Qui abbiamo i dati invece delle previsioni assestate, è un dato diverso, cioè quella che era l'ultima previsione di bilancio dopo l'ultima variazione. Sul contrasto tra quanto indicato nel bilancio sulla previsione entrata Tari per le 3 annualità, che è difforme di 600.000 euro rispetto a quanto dichiarato invece a parere del revisore? Allora, il parere del revisore riporta un assestato di 7.620.000 e spicci e una previsione di 8.050.000. Di previsione, non sto parlando di assestato su la questione della Tari. Quindi per capirci, cioè, stiamo parlando di pagina 18 della relazione del revisore. Le ripeto, bilancio di previsione, pagina 34, previsione di entrata della Tari, importo indicato per gli anni 2022, 2023 e 2024 è pari a euro 7.519.000 e rotti per ciascuna annualità. Analoga corrispondenza nel parere del revisore la previsione è di euro 8.050.000 per ciascuna annualità. C'è una differenza di quasi 600.000 euro per ciascuna annualità, cioè quasi 2 milioni di euro in 3 anni. Sì, no, nel frattempo insomma, che cerca i numeri, almeno vorrei fare o cercare di fare una riflessione dal punto di vista politico.
Potrei partire dalla relazione del revisore, consigliere Striuli. Potrei partire dalla relazione del revisore quando nell'ultimo bilancio approvato dalla sua amministrazione si disse che il parere del revisore non era vincolante, era addirittura contrario. Era un parere contrario e a me sinceramente in tanti anni di amministrazione non era mai successo. E così rispondeva il suo assessore al bilancio in questo consiglio comunale. Ma il bilancio non l'avevo mica fatto me. E questo era il suo assessore al bilancio. In questa sede la risposta ai consiglieri che sollevavano delle obiezioni o che facevano delle domande dice: e cosa che vuoi da me? Il bilancio non l'avevo fatto me. Potrei dire che il bilancio non l'abbiamo fatto neanche noi. No, invece non è così per noi. Diciamo che il bilancio l'abbiamo fatto nelle scelte. E l'abbiamo fatto nelle scelte e nella parte in cui, per cui sul parere del revisore, ripeto, penso che dovrebbe poco ma leggermente arrossire per come è stato trattato quel revisore, e non era sinceramente l'ultimo arrivato, perché era il revisore anche del comune di Castelfranco, se non sbaglio, e forse Verona, qualcosa del genere. E si dice anche sui giornali, se vuole le leggo la relazione, che come segnalato nel parere del 23/12 sulla proposta di variazione, il revisore ha riscontrato difficoltà nella valutazione della presente proposta, considerato che la stessa è stata trasmessa nel tardo mattino del 20 con tempistiche ristrette e tenuto conto anche del fatto di 5 giorni previsti dal regolamento. La stessa posizione evidentemente vi trovavate, che la documentazione pervenuta non era sufficiente, pertanto il giorno stesso si è chiesto di integrare con il contratto di locazione citato nella relazione del responsabile. E avanti, cioè 4 pagine di parere contrario, per cui mi avrebbe da dire, beh, quello che ha scritto il revisore poco conta perché il parere non è vincolante. Ma non dico questo, a differenza di quello che avete detto voi come posizione. Io faccio un ragionamento politico perché questa amministrazione ha dato delle indicazioni e posso dire che io non elaboro i dati. E veniamo alle scelte. Vede, io non ho dato alcuna colpa e siamo partiti in maniera veramente elegante nel rispetto di tutti. Non ho dato colpe rispetto a cose che sono state fatte o non sono state fatte e non mi permetto di dire che questo bilancio è frutto delle mancanze della sua amministrazione. Lungi da me. Le responsabilità me le sono sempre prese come sindaco, come amministratore. Diciamo che se aveste fatto così bene come lei ha detto, il risultato elettorale sarebbe anche stato diverso, primo elemento. Qualcosa non quadra dalla sua visione, no? Consigliere Striuli, mi vede, no? Dalla sua visione, se mi vede, no? Dalla sua visione rispetto a quella di percezione della cittadinanza in termini di servizi, qualcosa evidentemente non è funzionato. Caorle, vede, dal 2010 al 2019, ultimo anno buono, ha perso l'1,4% delle presenze turistiche e Jesolo ha guadagnato l'8,4%. Questo è lo straordinario risultato delle 500.000 presenze turistiche consumate e sinceramente la domanda è, non so come li avete contati voi turisti. Statistiche della Regione Veneto, Vede, andavate in giro, no? E lei sa cosa diceva in campagna elettorale, li avevamo sentai per terra, con questa rivista, si ricorda queste parole, li avevamo sentai per terra. Beh, mi sembra che per terra si abbia sentato qualche d'un altro, sinceramente, per come sono andate le cose. E neppure le presenze turistiche siete stati in grado di dare in maniera puntuale, perché avete detto che nel 2019 le presenze turistiche sono state 4.763.000 e la Regione Veneto ne ha 4.319. Sono 450.000 presenze turistiche in più. Allora, e dopo anch'io mi riservo di replicare, perché ne ho tante di cose da dire, ma cose che sono state digerite da moltissimi cittadini, nel modo di fare. Io ho detto prima, a me spiace vedere in questo Consiglio, ogni tanto un sorriso fa anche bene, non che bisogna ridere per forza, ma vedere quella tensione che trovo anche nelle commissioni consigliari,
che trovo anche nella quotidianità da parte della minoranza, o di una parte della minoranza, perché una parte sinceramente questo atteggiamento non ce l'ha. E avete cercato di farci passare per 5 anni, no? Di essere andati sulla Luna, no? Di essere andati sulla Luna, quando abbiamo fatto fatica ad andare qua fuori del nostro comune. Sa perché? Perché noi abbiamo vissuto un isolamento istituzionale. Perché se prendo il piano triennale delle opere pubbliche della sua amministrazione 2022-2023 è pari a 300.000 2022 e 0 2023. Questa è la vostra programmazione. E lei viene qua a farci la morale e a dire a noi che siamo in carica da 1 mese e mezzo e che abbiamo dovuto affrontare in questo periodo anche noi la pandemia. Anche noi, capisco che certe cose fanno male, ma dicevo no, e in 1 mese e mezzo problemi come quello che per 2 anni sono stati messi là in un cassetto, gliene dico uno, che magari a lei poco interessa, che è quello del CEUD. Sa cos'è il CEUD? Il centro diurno per le persone disabili, le quali sono state là, lasciate abbandonate in una struttura, e vi siete lavati le mani di fronte a questa cosa, dicendo arrangiatevi con l'ASL, non è un problema nostro. Ecco, noi quel tema lo stiamo trattando in maniera diversa. Le faccio vedere, e sono da qualche parte, i finanziamenti FEAMP, 23 milioni di finanziamenti FEAMP. Sa quanti soldi ha portato a casa il Comune di Caore? Zero. Su 23 milioni. 0. E siete stati così bravi, andate a dire alla gente che voi avete ridotto il debito, ma se siete stati così bravi, con quali soldi avete fatto tutti i vostri interventi? Con quali soldi? Con i soldi della cittadinanza, ma vuol dire che c'erano i soldi, non con i contributi pubblici, perché io l'altra volta sono stato zitto, ma i 2,5 milioni di Viale Santa Margherita, il Ministero li ha messi in tasca a questa comunità, perché quello era un decreto del Ministero che diceva tot soldi per tot abitanti, e siete riusciti a perderli nella prima fase. Siete riusciti a perderli quei soldi. Poi perché quel capitolo è stato rifinanziato? E cioè uno ti mette scarsea e ti butti via. E dopo ti rimetti e ti dici, vabbè, stavolta vuol dire che sei mio. Questo è successo, 23 milioni da una parte. Non abbiamo ottenuto in questi anni un finanziamento che sia uno per la sistemazione delle nostre scuole. Uno. Lei è stato presente ai seggi, ha visto come erano tenute le porte dei bagni, come sono tenuti i bagni di quelle scuole. Allora se lei guarda questo bilancio, vi trova anche le risorse per la manutenzione degli edifici pubblici, vi trova le risorse per la manutenzione delle strade che non avete fatto. Sono stati spesi 100.000 euro qualche giorno prima che venisse chiusa Viale Santa Margherita, dopo 5 anni, e non siete stati in grado di tracciare la segnaletica orizzontale, non siete stati in grado di tracciare la segnaletica orizzontale. In tutto il territorio del Comune di Caore non c'è la segnaletica orizzontale, che è il primo elemento per la sicurezza dei cittadini. Non siete stati in grado. Avete trascurato il Parco del Pescatore, è un gabinetto, è diventato un gabinetto. Le piste ciclabili di tanto che vi siete vantati sono abbandonati, impraticabili. I giardini di Santa Margherita, la scuola di Santa Margherita, l'ex scuola. E viene a criticare questa amministrazione che è in carica da 15 giorni. Lei dovrebbe arrossire, e per fortuna che ha sulla mascherina, perché dovrebbe veramente arrossire per l'atteggiamento che ha avuto nei confronti dei suoi concittadini. Lei usava un profilo Facebook, Luciano Striuli sindaco, che mandava in onda sui tabelloni della città di Caorle, ma bannava i cittadini di Caorle. In una posizione di privilegio, sì, gliela faccio vedere la foto, ma gliela tiro anche fuori se vuole. In una posizione di privilegio non si usa questo tipo di atteggiamento nei confronti dei cittadini. Li ha divisi in buoni e in cattivi. Deve fare la morale a noi. Nel suo profilo, lei lo sa, vuole che le parli dei tablet della casa di riposo per i quali non c'erano soldi?
Vuole che le parli del contributo per il gruppo Shalom per il quale non c'erano soldi? E vuole che le dica, e rispondo anche a prima, perché mi sono trattenuto, ma perché cercavo di dire che i toni rimanessero in qualche maniera rispettosi dei ruoli. I 151.000 euro al Consorzio Arenili per i campi da Pade, no, 151 più 69 fanno 220, vuole che le parli dell'Udinese TV Channel, del Gusta Caorle, della Lamborghini che la vedeva come la regina Elisabetta sventolare la mano quando la gente aveva difficoltà a far guardare la giornata. Sono 470.000 euro. Sono soldi che noi spenderemo in maniera diversa. Sono soldi che noi spenderemo in maniera diversa. Compreso i 25.000 euro dell'interno del Bentegodi. Allora, qualche volta bisognerebbe avere un briciolo di umiltà e dare il tempo innanzitutto a questa amministrazione di programmare, perché è vero, il programma è parziale, ci sono delle scelte che abbiamo fatto e l'unica tassa che abbiamo aumentato, perché questo va detto, al di là delle entrate e delle partite di giro, l'unica tassa che abbiamo aumentato è stata quella dell'imposta di soggiorno. L'unica, con una differenza che dovremmo pagare anche i debiti che lei ci ha lasciato con ASVO, delle partite arretrate, perché dovremmo pagare anche i debiti che lei ha lasciato dello spiaggiato con ASVO nel 2017. E allora veniamo all'imposta di soggiorno. Preciso altri 2 dati per dovere di cronaca. L'aumento delle utenze per quasi 300.000 euro in questo bilancio. E ne do altri 2, gli oneri di urbanizzazione che sono stati portati a 800.000 ma che sono veritieri rispetto alle proiezioni, e l'aumento delle manutenzioni, quelle manutenzioni che per tanti anni non avete fatto. Non ho dato colpa, il giudizio l'hanno dato i cittadini. Io non ho detto che questo bilancio è frutto e colpa dell'amministrazione precedente. Io ho detto un'altra cosa, e che sia chiaro. Una imposta abbiamo aumentato, che è l'imposta di soggiorno, e questa cosa l'abbiamo concordata con i nostri operatori. E l'abbiamo concordata con i nostri operatori, e do 3 dati al capogruppo Miolo e anche al resto del Consiglio. Se noi dividiamo le entrate del Comune di Caorle per le presenze turistiche, abbiamo un'entrata dello 0,57 a presenza. Il Comune di Cavallino 0,51, dopo trovo anche, glielo trovo e glielo fornisco. Il Comune di Jesolo 0,95. E allora uno dice c'è qualcosa che non va. Perché quelle non sono tasse che pagano i cittadini di Caorle, quelle sono tasse che pagano i turisti che vengono qua e che hanno bisogno di servizi che noi non siamo stati in grado di dare. E allora l'aumento che noi abbiamo previsto per parificare l'importo a quello di San Michele a Tagliamento, che è di 0,68, perché vede, i dati sono questi: 2.470.000 euro di incasso di imposta di soggiorno, 0,57 perché le presenze sono 4.319. Cavallino Tre Porti 6.269, 4,51, 3.240, 0,51 a persona. 5.851 il Comune di San Michele a Tagliamento, presenze, 3.975. Jesolo, che ha 5.176 euro di imposta di soggiorno, a 5.438.000 presenze turistiche, quasi €1 a persona. E allora qualcuno si dovrebbe domandare, ma perché Jesolo ha un'imposta di soggiorno a 0,95, cioè quasi €1 a persona, e ne incassa 5, e guarda caso in questi anni non so se esplode, ma i dati sono questi, dati, statistiche. Ha un incremento dell'8,4 delle presenze. E noi abbiamo una flessione del 2,5 punti. E allora cosa abbiamo pensato? Di fare un ragionamento con i nostri imprenditori, di condividere un percorso con i nostri imprenditori e di dire i soldi che verranno incassati in più verranno posizionati qua. Io vede, consigliere Striuli, quando ho fatto il sindaco, lei magari non se lo ricorda, era l'avvocato del comune per cui non poteva ricordarselo, c'era il patto di stabilità.
Il patto di stabilità che è stato tolto negli anni e che ci aveva imposto evidentemente di fare tutta una certa serie di scelte. Quando ho smesso di fare il sindaco nel 2012 avevo proposto ai miei operatori, dico miei da sindaco naturalmente, di condividere un percorso per la definizione dell'imposta di soggiorno. All'epoca non lo vollero fare, poi gli anni successivi sono andati come sono andati, i risultati sono stati quelli che sono stati, quel percorso l'ho ripreso subito e abbiamo condiviso con i nostri operatori quel percorso. E qualcuno di loro addirittura aveva detto, beh, insomma, se diamo servizi ai turisti, perché non mettere qualcosa di più da adeguarci agli altri? Allora, oggi il Comune di Caorle, con 550.000 euro, e ribadisco, è l'unica imposta che viene aumentata in più rispetto alla previsione del 2019, ha la stessa pressione sul turista del Comune di San Michele Tagliamento del 2019. E quelli sono comuni che corrono, sono comuni che sono stati sicuramente in questi anni più attenti del nostro nell'attingere a quei fondi a cui facevo riferimento, se non per non ridurre la pressione fiscale, almeno per fare gli investimenti che noi non siamo stati in grado di fare. Perché le frazioni sono state abbandonate, perché i quartieri sono stati abbandonati, perché le strade nostre facevano quasi invidia a quelle di Roma. Se uno scende dal Gabbiano, no, e fa quella strada, se fa Viale dei Cacciatori, se faceva Viale Santa Margherita per 4 anni, la gente ha rotto le marmite e doveva passare per Via della Meridiana, i nostri operatori, i nostri turisti dovevano andare per Via della Meridiana per arrivare a Santa Margherita. E succede, fa parte a volte del gioco. Qualche mese prima delle elezioni, perché pensavamo tutti che le elezioni si tenessero in primavera, e guarda caso dopo 5 mesi, uno dice, ma quei 100.000 euro là non sono stati buttati via. Abbiamo tenuto duro per 4 anni e mezzo, potevamo tenere duro per 5 e facevamo passare ancora la gente per... Ma vuole che le parli di Via Traghete, era già vecchia allora. O di Porto Santa Margherita. E mi fermo qua, perché dopo sono pronto a replicare e ne ho altre tante se vuole. Prego, consigliere Striuli. Beh, sindaco, ne ho altrettante, anch'io se vuole posso andare avanti tutta la serata. Allora, le voglio dire una cosa, lei è il Marco Sarto che tutti conoscevamo, quello che sa cambiare discorso quando non è in grado di dare nessuna delle risposte alle domande fatte. Io ho fatto delle domande precise di regolarità contabile e non ho ottenuto ancora una sola risposta che sia credibile nel contrasto tra dati. È vero? Parere revisore è obbligatorio acquisirlo, non è vincolante, lo abbiamo sempre sostenuto, è vero, ma se rileva che c'è 2 milioni di euro che mancano in 3 anni, anzi che ci sono in più in 3 anni, da qualche parte dovranno essere finiti, almeno mettete a posto i conti. Non vogliamo criticare le scelte o le non scelte, vabbè, mettete a posto i conti però prima di approvare il bilancio, perché tutto possiamo dire, ma lei è stato bravo solo a cambiare discorso, ha parlato di gabinetti, di porte, di centri diurni, sì certo, anche i gabinetti, le porte, i centri diurni hanno il loro valore, ma qui stiamo parlando del bilancio di previsione. Lei ha voluto fare una critica a 360 gradi alla mia amministrazione, vabbè, nessun problema, faccia, continui pure. Anche in controreplica, continui pure ad annichilire, o meglio tentare di annichilire l'avversario politico, perché questo è il suo stile, sindaco, questo è il suo modo di ragionare, quantunque lei dica in campagna elettorale, visto che l'ha citata, sono cambiato, no, lei è Marco Sarto. Quello che aggredisce l'avversario, che tenta di annichilirlo, che tenta di metterlo all'angolo, ma qui ci sono dati precisi, sindaco, sbagliati. Questo bilancio non può essere approvato, assolutamente. Ha criticato il lavoro dell'opposizione che non si è svegliata durante la mia maggioranza. L'opposizione ha fatto il suo lavoro, come lo sapeva fare magari, e come lo stiamo facendo noi, nessuno è nato oppositore.
I dati delle presenze turistiche che ha dato il sito della Regione Veneto li abbiamo già smontati, non sono combacianti con quelli che sono i dati reali. Quindi quando lei parla che abbiamo perso presenze turistiche nel 2019, questi non sono dati reali, questi sono dati della Regione, ma non sono quelli veri. E abbiamo già dimostrato, Sindaco, è inutile che faccia così con la testa, abbiamo già dimostrato. Trovo fuori luogo parlare di campagna elettorale, qui stiamo parlando del dopo 5 ottobre, quindi veramente ha fatto un grandissimo giro per arrivare ad una sola conclusione, che non è in grado di rispondere a nessuna delle domande, a nessuna delle eccezioni, a nessuna delle critiche contabili che abbiamo fatto. È scandaloso il fondo pluriennale vincolato. Nella delibera le somme le abbiamo messe, nel bilancio sono tutte a zero. E le missioni? Dove sono finite le missioni degli interventi? A zero? Ah, così volete fare i lavori delle opere pubbliche? È stato bravo solo a criticare le nostre scelte, anche sulla promozione. Io credo che lei di promozione turistica non abbia capito però niente. Non abbia capito niente, lo vedremo nei prossimi anni. Lo vedremo. E non voglio neanche entrare nel merito dello spiaggiato agli arenili. Nel momento in cui abbiamo tolto un modo di gestione agli arenili, guarda caso, improvvisamente, il costo è stato abbattuto. Ma questo non voglio entrare, ne parleremo in altre occasioni della questione del Tari. Io le lascio ovviamente, come lei gradisce sempre, l'ultima parola, come ha fatto prima, no? Che ha parlato addirittura dopo che abbiamo votato in piena violazione del regolamento. Concluda pure, io le faccio la dichiarazione di quello che sarà l'atteggiamento del nostro gruppo in questa delibera. Invito anche i consiglieri di maggioranza a ragionare bene, visto che i dati sono tutti sbagliati. Per quanto esposto, considerato che il segretario comunale, anche successivamente alla soppressione del parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, che sia sottoposta alla Giunta o che sia sottoposta al Consiglio, mantiene in capo a sé le funzioni di garante della legalità e della correttezza amministrativa, che lungi dal determinare un'area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano invece a un corretto svolgimento di tali funzioni, pena la sua stessa soggezione all'azione di responsabilità amministrativa. In questo caso il segretario facente funzioni coincide anche col dirigente di settore. Chiedo al dottor Balossi, in quanto titolare di queste funzioni di controllo, qualora e se approvata questa delibera, previa la sua analisi critica, di inoltrare la delibera di approvazione dei bilanci di previsione con i relativi allegati e le delibere correlate alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, e ciò sulla base del disposto del decreto legge 10 ottobre 2012, numero 174, convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 7 dicembre 2012, numero 213, per i controlli di rito. Noi su questo punto, al fine di evitare di incorrere nelle note responsabilità amministrative, erariali e penali, che sono previste in capo anche a chi vota contro e a chi si astiene, usciremo ora dal Consiglio Comunale. Sono le ore 21:26, chiedo che ne sia dato formale atto nel verbale del Consiglio. Aspetti la replica però. No, Presidente. Un attimo soltanto che il Sindaco replica, dopodiché potrete uscire. Ok, perfetto. Allora, due riflessioni veloci, perché vede... Un attimo soltanto. Prego, Sindaco. Le mie considerazioni, vede, sono state squisitamente di natura politica, non personale. Il consigliere Striuli ha fatto un attacco alla mia persona, dicendo questo è il solito Marco Sardo. Io ho parlato di amministrazione, di come avete lasciato una struttura. Avete devastato una struttura comunale che rilasciava una concessione edilizia in 4 mesi e adesso ci vogliono 2 anni, devastata, personale scappato. Non siete stati in grado di sostituire il personale che è andato in quiescenza, memoria storica di certe situazioni. Siete stati bravissimi ad approvare diversi ex articoli 6 della legge regionale. E quando vede l'altro giorno nella verifica di cassa, e dopo entro anche nel merito delle questioni, le ho chiesto, per il rapporto che c'era una volta, ma scusa Luciano, c'è qualcos'altro che mi devi dire rispetto al passaggio di consegne? Tutto a posto, ci sono, l'unica cosa, 3 progetti
ex articolo 6 della legge regionale. Questo è stato il passaggio di consegna. A dire il vero non c'era neanche stato nella prima volta quando ci fu il passaggio tra me e lei, ma perché lei non me lo chiese. Questa volta io gliel'ho chiesto in quell'occasione. Non mi è stata data una risposta. E poi viene a dire l'urgenza di questo piuttosto che l'urgenza di quello. Una struttura comunale devastata, manutenzioni non fatte, verde non curato e diciamo anche una situazione con le organizzazioni di categoria non piacevole, perché se quello che ha detto il Presidente del Consorzio di Promozione Turistica fosse vero, come credo sia vero, la cosa è veramente molto più grave di quello che si pensa. Tornando al bilancio. Questa amministrazione è in carica da 2 mesi e ha dovuto affrontare, come chi si insedia, una serie di questioni sospese, ma non si è abbattuta. Ha presentato un bilancio che non prevede alcun aumento delle imposte a carico dei cittadini di Caule. Lo ribadisco questo concetto, deve essere chiaro. E qua non mi può dire che io non entro nel merito delle questioni, perché questo bilancio, e ho parlato delle partite essenziali, certo se lei pensa di fare minoranza o maggioranza come ha fatto la sua amministrazione invocando il diritto amministrativo, no, non è la mia partita e non voglio scendere a quel livello, l'ho detto prima. Io posso dare ai miei dirigenti, che sono quelli che fino all'altro giorno hanno lavorato con lei, le indicazioni sulle cose da fare, non posso controllare il loro lavoro, primo aspetto. Secondo, ribadisco la bontà di questo bilancio nelle scelte, senza aumentare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini di Caule, senza aumentare e con un briciolo anche di programmazione diversa, in maniera particolare sulle manutenzioni. Certo, come ha detto lei, io capisco poco di promozione turistica, ma sa perché? Perché l'ha capita tutta lei e di conseguenza, avendola capita tutta lei, io ne capisco poco. Ma il suo, ribadisco, la sua arroganza, anche in una posizione di difficoltà, è venuta fuori tutta. E lo è venuta fuori, guardi, le dico un passaggio, non è mia consuetudine, non è consuetudine della maggioranza intervenire nelle decisioni della minoranza. L'ha avuta anche nelle decisioni, nella ripartizione delle commissioni consigliari con l'altra parte della minoranza. Lei sorrideva, ma ha avuto l'arroganza e voleva portare a casa tutte le posizioni nelle commissioni. Ed è vero che ci sono stati dei voti per riequilibrare, perché anche l'altra parte della minoranza doveva e aveva diritto di essere rappresentata. Allora lei ne fa una questione personale e la sua arroganza ne fa una questione personale nei miei confronti. Io ho parlato di amministrazione, ho parlato di scelte che abbiamo fatto con un piano triennale delle opere pubbliche che è stato approvato. Ho parlato di mancanza di aumento della pressione fiscale nei cittadini del comune di Caule. Queste sono le 2 cose essenziali. E dei maggiori costi che avremo in termini di utenze, queste sono le novità. E di manutenzioni, utenze e manutenzioni. La differenza rispetto al suo bilancio è questa. La differenza rispetto al suo bilancio dell'anno precedente è questa. Manutenzioni e utenze, perché sappiamo che le utenze sono aumentate. Aumento degli oneri, perché i numeri, vede, noi non l'abbiamo letto, mi verrebbe da dire l'abbiamo scritto però, perché abbiamo dato le indicazioni, poi formalmente non l'abbiamo redatto noi il bilancio. E non ho quella presunzione che invece ha lei di dire e di riuscire a smontare le statistiche della Regione Veneto. No, io fin là non ci arrivo, l'ho sempre prese per buone. Potrei dire che se erano sbagliate, nel 2010, quando ero sindaco, c'erano 400.000 presenze turistiche in più. Se adotto lo stesso principio che ha adottato lei, potrei dire che ho lasciato il comune di Caule con 6 milioni di presenze turistiche, pertanto quelle della Regione erano sbagliate. Allora, non sono capace e non capisco di promozione turistica perché la capisce tutta lei. Le presenze turistiche della Regione Veneto sono sbagliate, voi le avete smontate, e abbiamo aumentato le tasse, e non è vero. Abbiamo fatto delle scelte diverse su alcuni temi, su alcune questioni. Tipo, ho detto prima, le manutenzioni e il verde.
perché questa città, come è conciata in questo momento, grida vendetta. Da Piazza Vescovado, dove avete continuato ad aggiustare le mattonelle, la trachite con l'asfalto, a Via dei Bragozzi, a Via Don Orione, a Viale Buonarroti, e mi fermo qua perché non vuole essere. Allora, che cosa resta di questo bilancio? Finisco il mio intervento. Di questo bilancio resta la continuità in parte con quello precedente per una serie di poste e per la mancanza di tempo di programmare, perché vede, la cosa che è sfuggita, perché vivevate la giornata come amministrazione, è quella dell'organizzazione. E io non ho parlato di lei, è che lei si sente l'amministrazione era lei. Lei si è messo il vestito ed è convinto che lei è l'amministrazione, lei è il comune. Tolto il vestito non esiste più il comune, ma non funziona così. Ho parlato di amministrazione, di politica, di rispetto, di mettersi a disposizione del prossimo. E il suo non è un atteggiamento. Adesso questo lo posso dire, non è un atteggiamento che consente di mettersi a disposizione del prossimo. Magari con il tempo si farà. Allora, il suo è stato squisitamente un attacco personale nei miei confronti, lo ribadisco, cercando di screditare me. Non ha parlato della mia amministrazione o di questa amministrazione, ha parlato di me. Io non ho mai parlato di lei, io ho parlato della sua amministrazione, ma per lei la sua amministrazione era solo che lei. E questo bilancio, ribadisco, di questo bilancio ne ribadisco la bontà. Volevamo qualcosa di meglio? Certo che sì. Non c'era nel tempo e nelle risorse, ma le risorse le troveremo. E taglieremo anche quegli sprechi che dicevo prima, sprechi, e ribadisco, sprechi che avete fatto rispetto ad alcune scelte. Ho dimenticato Casa Sanremo, che purtroppo ci tocca farla, perché la transazione poi l'ha firmata lei e ci ha lasciato anche un altro piccolo regalino. Chiudo dicendo, e ribadisco per l'ennesima volta di questo bilancio, la programmazione in parte è stata modificata. C'è un piano triennale delle opere pubbliche che coinvolge il 2022, il 2023 e il 2024, a differenza del vostro che si fermava al 2021, perché 2022 e 2023 zero piano triennale poi. Ci daremo da fare, perché come ho detto prima è stata elegante la Catiuscia Doretto, l'assessore, quando ha detto i 2 anni non è stata fatta domanda, no, come porta a casa un scheo su quei bandi a cui ho fatto riferimento. Non parlo del bando dell'ASVO. L'ASVO scriveva nel 2019, caro sindaco, diceva, cara amministrazione, vogliamo progettare l'isola ecologica. E non c'è stata una risposta. Avessimo avuto molto probabilmente il progetto dell'isola ecologica, avremmo potuto anche beneficiare a quel bando a cui lei faceva riferimento. E poi ci ho messo i fondi FEAMP. L'unico comune che non ha portato a casa un centesimo, comune di Caorle. 23 milioni. Una parte, tante, ai privati, ma anche a tanti comuni. Allora, contiamo molto anche su queste opportunità e su queste occasioni. Prima di tutto, l'organizzazione. Secondo, progettazione. E terzo, mi spiace perché avrei preferito non alzare i toni. Ci proviamo, però qualche volta può anche succedere, magari di questo me ne posso sicuramente scusare. Terza cosa, dobbiamo avere insieme la forza, insieme tutti, di far riavvicinare la gente con passione alla politica e anche all'attività amministrativa. E questi atteggiamenti, compreso il mio, non aiutano sicuramente. Le ho detto un'ultima cosa e la ribadisco. Non voglio scendere, perché ce n'era già uno in passato che usava questa strategia. Mando tutto alla Corte dei Conti. Non voglio scendere su questo livello. Sinceramente non voglio scendere. Non voglio neppure essere costretto a farlo, però. Non voglio neppure essere costretto a farlo. Non voglio scendere a questo livello perché è molto basso quando si viene qua, in questo Consiglio, a minacciare, perché già qualcuno lo faceva, però non voglio essere costretto a farlo.
E mi fermo qua. Se non c'è altro, dichiaro chiusa la discussione. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto che mi pare voi avete già fatto, loro anche. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Noi a riguardo del punto appena discusso votiamo parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Bravin Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Contrari? Procediamo anche alla votazione sull'immediata esecutività del punto. Pareri favorevoli? Bravin Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Astenuti? Contrari? Procediamo alla discussione del punto 15 dell'ordine del giorno relativo alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 178 del 25 novembre 2021. Relaziona l'assessore Montisano. Prego. Grazie Presidente. La delibera a cui che andiamo a ratificare oggi, quella cioè la 178 del 25 novembre, è una variazione deliberata a fronte di sopravvenute esigenze di spesa prima non prevedibili e non quantificabili relativamente alla manifestazione Carling Wonderland. La variazione ammonta ad euro 90.000, di cui 15.000 derivano dall'utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali e 75.000 euro da spostamenti tra capitoli di spesa. Se volete vi leggo la delibera. Nessuno lo richiede, possiamo passare alla discussione sul punto. Se ci sono interventi, prego, consigliere Striuli. Viene proposto al Consiglio Comunale di ratificare la delibera di Giunta Comunale numero 178 del 25 novembre, avente ad oggetto una variazione al bilancio di previsione d'urgenza, sia dall'intitolazione della proposta di deliberazione sia dal contenuto della medesima. È evidente che la proposta viene argomentata ai sensi dell'articolo 175,4 TUEL. In realtà, per poter procedere alla ratifica ai sensi di questa norma, sono indispensabili alcuni requisiti che qui mancano. La delibera di Giunta 178/2021, urgente, dichiarata urgente, non motiva in alcun modo l'urgenza per la quale è stata sottratta la competenza all'organo consiliare. Si legge infatti nelle premesse della delibera: verificata la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti dall'esigenza di realizzare interventi programmati e far fronte a sopravvenute esigenze di spesa, senza dover attendere il prossimo Consiglio Comunale. E la delibera rinvia per il contenuto delle variazioni, non della motivazione dell'urgenza alle variazioni, all'allegato di cui è la lettera A, contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare. È evidente tuttavia che manca completamente la motivazione dell'urgenza, non essendo sufficiente richiamare l'elenco delle voci delle variazioni, ma dovendo motivare realmente le ragioni dell'urgenza. In caso contrario, ogni variazione di bilancio potrebbe essere approvata dalla Giunta Comunale, violando il principio di competenza e svuotando di ogni prerogativa il Consiglio Comunale in violazione della norma dell'articolo 42,4 del TUEL. Ma vi è di più. Nel caso di specie, la delibera di Giunta 178/2021 non solo non riporta neppure una motivazione generica dell'urgenza secondo i principi generali, ma viola persino il principio consolidato secondo il quale l'obbligo di motivare l'urgenza nella delibera di Giunta si deve concretizzare specificatamente in una qualificata e specifica motivazione di ogni singola voce di variazione. Così dice il Consiglio di Stato con una sentenza del 17 aprile 2020. Qui manca sia la motivazione generica che quella specifica. Riteniamo pertanto che la Giunta non avesse il potere di adottare quel tipo di delibera d'urgenza perché l'urgenza non era stata motivata. Sotto un diverso profilo, posto che il parere del revisore va effettivamente acquisito, come correttamente è stato fatto, nella delibera da ratificare e non in quella di ratifica, va osservato che anche il parere del revisore
pure in questo caso obbligatorio, non vincolante. Nel caso in esame è del tutto inidoneo allo scopo. È appena il caso di notare, infatti, che l'organo di revisione, nel parere alla delibera di giunta comunale di variazione d'urgenza, deve verificare previamente la reale sussistenza delle ragioni dell'urgenza per ogni singola variazione coinvolta, prendendone atto nel formulare il proprio parere, e ciò proprio al fine di evitare il consolidarsi della prassi per cui la loro approvazione da parte della Giunta non rappresenterebbe un'eccezione, bensì una regola. Comportamento questo che di fatto esautorerebbe il Consiglio Comunale della propria competenza in materia di variazione al bilancio e previsioni. Nel caso di specie, quindi, non solo la delibera non motiva l'urgenza, ma anche il parere del revisore nulla dice, nemmeno accenna all'urgenza, non è che non la motiva, proprio non accenna. Pertanto, mancando nella delibera di giunta la motivazione qualificata e specifica dell'urgenza che ha imposto le singole variazioni e mancando nel parere del revisore l'accertamento della sussistenza delle ragioni di urgenza per ogni singola variazione, la procedura da adottare per salvare quella delibera non è quella come proposto del 175,4 del TUEL, ma è quella del comma 5 del TUEL dell'articolo 175, e di fatto una sorta di riconoscimento di debito fuori di bilancio, di legittimità del debito fuori di bilancio. Del resto il 175,5 non fa riferimento ai soli casi di mancata ratifica nei termini, ma a tutti i casi di mancata ratifica, anche per illegittimità evidente, per mancanza dell'urgenza da parte del Consiglio Comunale. Se si dovesse procedere alla ratifica ex articolo 175,4, anche in questo caso, come nel caso precedente, risponderebbe anche chi dà voto contrario e si astiene. Per cui il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto. Anche in questo caso noi, per non assumere responsabilità, usciremo dal Consiglio Comunale, in questo caso ad ore 21:45. Ci sono altri interventi sul punto? Prego, consigliere Miollo. Grazie mille. Allora, a prescindere dalle questioni formali che poi comunque si sostanziano anche evidentemente in responsabilità, come abbiamo appreso, la cosa che invece a me interessa un po' di più è capire in effetti questi 90.000 euro che richiedono una variazione di bilancio d'urgenza a sostegno della manifestazione, perché io non so, su questa manifestazione non si riesce a comprendere bene, forse è l'occasione questa anche di chiarire qualche passaggio. Mi spiego meglio. Anche in commissione chiedevo, ma riusciamo a fare un bilancio e comprendere, posto che siamo tutti quanti dell'opinione che la manifestazione vada in favore dei commercianti, che quindi abbia un appeal anche per allungamento della stagionalità e quant'altro, e che quindi siamo tutti nella filosofia favorevoli a sostenere questo tipo di iniziativa, ma la domanda che ci si chiedeva era quella di capire, ma siamo in grado di capire, cioè di avere un bilancio di che cosa costa questa manifestazione e che termini di benefici comporta questa manifestazione? E allora, cercando di comprendere meglio la questione, chiedevamo, ma per esempio, queste casette che vengono disposte piuttosto che le giostre che vengono installate, pagano la tassa sul suolo pubblico? No, e ci è stata spiegata la motivazione. Poi ancora chiedevo, vabbè, ma paga la luce sta gente? La corrente la paga? No, non paga la corrente, perché la paga il comune con le affissioni, le sue robe, eccetera. Benissimo. Allora, ma quanto costa sta manifestazione? Che tutti, voglio sottolinearlo, intendiamo mantenere, ma cercare anche di capire. Quindi non capiamo quali sono i costi dell'amministrazione per sostenere un'amministrazione come questa, una manifestazione come questa. Perché i 90.000 che noi adesso andiamo a deliberare oggi non sono tutti i costi che l'amministrazione deve sobbarcare per mantenere questa iniziativa. Allora, sappiamo perfettamente che vi siete insediati da poco, si è dovuto rincorrere un po' gli eventi e gli avvenimenti, quindi questo non vuole essere una domanda provocatoria, ma vuole essere l'occasione per capire meglio. Cioè, quanto costa l'amministrazione? Cioè, in termini della sua complessità, abbiamo alba di quanto andiamo a spendere per fare Caorle Wonderland complessivamente oppure no? Posto che carico dell'energia elettrica e delle bollette penso non sia ininfluente, anche per via del fatto che vediamo schizzare i costi energetici un po' per tutti, questo certamente
per responsabilità non certo nostra. Ma capire il costo complessivo, chiedo Assessore, quanto costa all'amministrazione questa manifestazione? Sì, all'assessore su di questa riferimento. cosa risponde No, nel senso, l'assessore. giusto per comprendere il peso della questione, perché poi dopo capisco anche che sarà difficile quantificare in termini economici qual è come dire, la contropartita, cioè qual è il beneficio, perché forse riusciremo a quantificare le presenze dei fruitori, ma poi il beneficio reale diventa un po' complesso. Ma credo che però bisognerebbe cominciare a ragionare un po' in questa direzione, se non è già stato fatto. Ecco, grazie. Prego, Assessore Munerotto. Grazie Presidente. Allora, consigliere Miollo, sarà nostra cura a termine dell'evento fare quello che ha chiesto lei, quantificare quanto effettivamente l'evento è costato, ma l'evento complessivo, non solo relativo a Carle Wonderland, perché questa variazione andava anche a finanziare determinati interventi sul territorio legati di concerti natalizi organizzati dal settore cultura e che anche a causa del Covid non hanno avuto seguito. Quindi siamo in attesa di quantificazione, diciamo, complessiva quando finirà l'evento per poter rispondere in maniera compiuta. Sarà nostra cura rispondere. Cogliamo con favore questa sua richiesta, perché anche noi vogliamo valutare l'evento. Questo perché siamo partiti con una conferenza stampa fatta a settembre dove ci vedevamo in giro per tutto il paese i cartelloni di Carle Wonderland. Quando ci siamo insediati a fine ottobre, alla fine, che fa nomina, consigliare, giunta, eccetera, abbiamo preso in mano ai primi di novembre, diciamo, l'attività dell'amministrazione, e ci siamo accorti che, nonostante ci fosse stata una conferenza stampa di presentazione dell'evento, che noi abbiamo, come abbiamo indicato anche in campagna elettorale, dobbiamo confermare, perché comunque è un evento che ha avuto un riscontro nel territorio, non c'erano né i soldi stanziati e non c'era neanche un progetto. Quindi io ringrazio anche gli uffici qua pubblicamente, perché ci hanno dato una grossa mano sia per poter recuperare le risorse e per poter finanziare l'evento, tra cui anche le luminarie che sono state messe per tutto il paese per quanto possibile, perché siamo arrivati anche là in corsa, e cercando di concordare con chi è l'organizzatore di Carle Wonderland l'evento, portando alcuni miglioramenti per quanto possibile, perché siamo arrivati in corsa. È nostro anche auspicio arrivare al termine dell'evento, fare un consuntivo di quanto è costato l'evento, fare una valutazione con i partecipanti, perché noi abbiamo coinvolto il più possibile tutte le attività commerciali di Carle indistintamente. Abbiamo cercato di coinvolgere il Consorzio di Promozione Turistica, abbiamo cercato di coinvolgere la Scuola Berriera, in maniera tale che l'evento fosse espressione dell'intero territorio. A termine faremo un'analisi e vedremo, a termine di questa analisi, incontrato anche chi ha operato effettivamente nel territorio come operatori, quali possono essere le migliorie da portare, e qualche idea ce l'abbiamo già. Ci sono altri interventi sul punto? Niente, dichiaro chiusa la discussione, possiamo procedere alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, votiamo favorevolmente. Grazie. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, noi esprimiamo voto negativo. Passiamo al voto. Voti favorevoli? Canta Elisa. Favorevole. Bravin Rachele. Non so se abbiamo problemi di connessione con Bravin Rachele. Non è connessa? Okay. Voti astenuti? Limite? Sì. Proviamo, sì. Ah, ok, ottimo, grazie. Bravin Rachele, su questo punto... Scusate.
Favorevole. Astenuti? Contrari? Mettiamo al voto la immediata esecutività del... Dobbiamo rimetterla ai voti nominando un nuovo scrutatore? Facciamo questa, bisogna nominare un altro. Sì. E nominiamo un altro scrutatore a causa dell'assenza del capogruppo Marchesan e nominiamo Daniela Di Vece. Per cui ripropongo su questo punto l'intera votazione. Per quel che riguarda il punto 15, quindi voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. Votiamo sull'immediata esecutività di questo punto numero 15. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. Okay. E sempre a causa della uscita dal Consiglio Comunale del capogruppo Marchesan si ripropone la votazione sul punto 14 relativa approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-24 e relativi allegati, sempre con la nomina come scrutatrice della consigliera Di Vece. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. Astenuti? Contrari? Votiamo anche sull'immediata esecutività del punto. Voti favorevoli? Bravin Rachele? Favorevole. Canta Elisa? Favorevole. Astenuti? Contrari? Fatto questo possiamo passare alla discussione sul punto 16, avente ad oggetto difficoltà e carenze del servizio di assistenza sanitaria primaria, sul quale relaziona l'assessore Antelmo. Grazie. Un attimo soltanto che chiedono la parola, prego. Consigliere Buoso. Presidente, mi scusi, io vorrei che venisse messo a verbale la mia assenza. Io mi assento in quanto attualmente occupata presso l'ULS 4 e quindi ritengo inopportuno la mia votazione e la presenza per il presente ordine del giorno. Vi saluto tutti e vi auguro buona serata. Grazie mille, buona serata a lei. Buon anno anche. Prego, all'assessore Antelmo. Grazie Presidente. Premesso che il tema della carenza dei medici di medicina generale è affetto da molteplici variabili, tra le quali prevalgono la formazione di un numero di medici di medicina generale inadeguato rispetto al turnover, e ciò dipende da un divario importante esistente tra la domanda ed offerta formativa. Pesa poi su tale aspetto anche l'incremento progressivo della popolazione anziana che necessita di una assistenza territoriale efficace ed un sistema contrattuale della medicina convenzionata, ACN, che va sicuramente aggiornata in ragione dei diversi vincoli che lo stesso pone. La medicina territoriale di base è tuttavia uno dei capisaldi del sistema sanitario nazionale, così come individuato dalla legge 23 dicembre 78 numero 833, e i medici di medicina generale rappresentano il primo riferimento sanitario per la cittadinanza, con cui è fondamentale l'instaurarsi di un prezioso rapporto di fiducia. Secondo quanto diffuso dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, nei prossimi 5 anni, su base nazionale, smetteranno di esercitare 14.908 medici di famiglia, circa il 53% del totale, con la conseguenza che circa 14 milioni di italiani rischiano di rimanere senza medico di base. La pandemia Covid-19
ha messo in evidenza il valore strategico della medicina territoriale per la capacità di prevenzione in generale e in specie nel contrastare l'aggravamento di patologie come il Covid, per ridurre il ricorso all'ospedalizzazione e alle terapie intensive. La formazione dei medici avviene attraverso il meccanismo di assegnazione delle borse di studio, finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale e definite di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università e della Ricerca. Il DL 135/2018, convertito in legge 12/2019, con successivo DL 35/2019, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 2019, ancora più durante l'emergenza Covid-19, hanno fatto cadere gran parte delle incompatibilità e gli specializzandi sono stati utilizzati in prima linea per far fronte all'emergenza. Tutto ciò premesso, vista la carenza ormai accertata dei medici di base, così come evidenziato dalla Direzione Generale dell'AS 4 ed illustrata nella conferenza dei sindaci del 28 luglio e già affrontata in precedenti conferenze che rileva attualmente 41 zone carenti del Veneto orientale, rilevato che nei prossimi 5 anni andranno in pensione 34 medici di medicina generale, titolari, il 26% dei medici in servizio. Considerata la collaborazione dei comuni con l'azienda AS 4 per l'individuazione dei locali e spazi per la medicina di gruppo, considerato che potrebbero essere percorribili varie soluzioni come ad esempio l'incremento volontario del massimale dei pazienti di MMG, cioè medici di medicina generale, fornire supporti amministrativi ai medici che superano il massimale dei pazienti, la revisione degli AFT, aggregazioni funzionali territoriali, rivedere il contratto di medici e di medicina generale, bandire 2 volte all'anno l'avviso per il reclutamento dei medici, rimodulare gli accessi alle facoltà universitarie di medicina, incrementare i finanziamenti per le borse di studio. Alla luce di quanto sopra riportato, udita la discussione il cui testo viene riportato integralmente nel processo verbale della seduta, visto il verbale della terza commissione consiliare, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, acquisito in sede di trattazione dell'argomento il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, delibera di impegnare la Giunta e il Sindaco a richiedere all'AS 4, alla Regione Veneto e al Ministero della Salute, al Ministero dell'Università e della Ricerca di adottare tutte le possibili soluzioni organizzative e legislative atte a garantire la risoluzione della grave problematica evidenza della carenza dei medici di medicina generale. Se ci sono interventi sul punto, prego, consigliere Baso. Un brevissimo intervento, visto l'ora e il prolungarsi del Consiglio. Come brillantemente esposto dal nostro caro Antelmo, mi accingo a formulare la dichiarazione di voto favorevole, aggiungendo che anche noi dalla nostra parte ci stiamo attivando perché questa realtà venga migliorata. Giustamente ci sono delle cose in cui noi possiamo dire la nostra e delle altre cose che purtroppo non dipendono da noi. Per quanto riguarda la nostra volontà, noi ribadisco che abbiamo già, come medici di famiglia, abbiamo già volontariamente aderito all'aumento del carico di assistiti, anche se in questi giorni di pandemia con un carico eccessivo, non solo burocratico, la cosa è particolarmente pesante. Tutti i punti accennati sono corretti, sono giusti. Sposiamo perfettamente questa delibera al fine di valorizzare, di far sentire la nostra voce.
Io direi che un attimino è un po' stato messo da parte l'aspetto medicina del territorio quando per esempio si parla di infermieri, qua si parla di medici di medicina generale, ma non dimentichiamo che anche gli infermieri fanno una parte fondamentale e senza medici di famiglia o infermieri non si fa quadrare il cerchio. La medicina del territorio, per quanto ci riguarda, avrà un futuro che probabilmente sarà quello della casa della salute, no? Quindi la casa della salute è una specie di aggregazione di più medici con supporti vari, e questo dal punto di vista economico e finanziario rappresenta un grosso sforzo che probabilmente l'Europa ci garantirà. Quello che mi piacerebbe è che la disponibilità da parte dell'amministrazione a sostenere dal punto di vista concretamente soluzioni pratiche eventualmente che verranno eventualmente proposte, quindi in termini economici, in termini di disponibilità di locali, in termini di disponibilità anche di eventuale personale, eccetera. Quindi concludo brevemente con la nostra dichiarazione di voto favorevole e vi ringrazio. Se ci sono altri interventi sul punto, prego, capogruppo Miollo. No, nessun altro intervento, solo prendo l'occasione per fare gli auguri di buona fine, auspicando che il prossimo anno sia per tutti noi, ma anche per tutti i nostri cittadini, un anno migliore. Buona vita a tutti, e come capogruppo auguro appunto un buonissimo anno alla Giunta, a tutti i consiglieri, a tutti i dipendenti comunali, dai dirigenti ai funzionari e a tutti gli uditori in sala, e buon anno a tutti. Grazie mille. Sì. Approfitto a questo punto, mi metto in coda al consigliere capogruppo Miollo per augurare chiaramente buona fine di quest'anno, ma soprattutto un miglior inizio dell'anno prossimo proprio per tutti, sotto tutti i punti di vista e sotto tutti i profili. Detto questo, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Grazie capogruppo Presidente. Zia. A riguardo del punto appena esposto, parere favorevole. Buona fine e buon inizio a tutti. Grazie. Capogruppo Marchesan, prego. Anche per noi il voto sarà favorevole, e approfitto per fare gli auguri a tutti i cittadini di Caorle per un anno migliore. Grazie e buonasera. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Bravin Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. Perfetto. Okay. Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Bravin Rachele. Favorevole. Canta Elisa. Favorevole. A questo punto possiamo dichiarare chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona serata.